Buonasera a tutti e benvenuti a questo workshop online, la misura della distribuzione del peso sulle ruote di un carrello ferroviario, organizzato dalla sezione CIFI di Napoli. Vi ricordo che il convegno non dà diritto all'ottenimento di CFP e che potete rivolgere le vostre domande ai nostri relatori scrivendole nella sezione chat della piattaforma. Auguro a tutti un buon lavoro e lascio la parola all'ingegner Modestino Ferraro. Grazie Modestino, prego. Allora, spero che mi sentiate tutti. Non mi hai ancora passato forse la condivisione, Daniela. Comunque, un saluto a tutti i partecipanti. E allora, innanzitutto sono come preside del CIFI di Napoli, diciamo, tenuto a fare una brevissima introduzione, sia per, allora, sto condividendo, sia per gli iniziali ringraziamenti e sia per illustrare la giornata. Sto cercando di condividere, vediamo se ci riesco. Ci Ok, spero che vediamo, sì. noi ti Sì, sei in vediamo. condivisione, Modestino. Ok, Se vuoi ok. mettere a Sì, sì, schermizzare. poi la metto in Ok. presentazione. Allora, innanzitutto, come dicevo, innanzitutto è d'obbligo da parte mia una brevissima presentazione del CIFI, soprattutto ai molti partecipanti della giornata odierna che non conoscono la nostra associazione, perché oggi abbiamo avuto tra l'altro una grande partecipazione di iscritti. Siamo oltre quasi 250 iscritti a questo workshop, il che significa che l'argomento ha riscosso particolare interesse. E quindi una brevissima presentazione del CIFI, poi una presentazione della giornata, anzi i ringraziamenti per l'organizzazione di questa giornata e poi una brevissima presentazione dei successivi interventi. Allora, innanzitutto, come CIFI, per chi non si conosce, siamo un'associazione la più antica eh, associazione di categoria, diciamo, di ingegneri, risale addirittura al 1899, abbiamo oltre 2400 iscritti in tutta Italia. Come attività che il CIFI svolge è un'attività soprattutto divulgativa, rivolta in particolare, in generale al settore dei trasporti, in particolare a quello del settore del trasporto ferroviario, attraverso diverse pubblicazioni e attraverso soprattutto diversi corsi anche di formazione legati ad aspetti tipicamente ferroviari. Dopodiché le singole sezioni del Collegio degli Ingegneri Ferroviari, una delle quali è la sezione di Napoli di cui io sono preside, organizzano una serie di eventi e di convegni come quello attuale. In particolare, giusto per fare un po' di promozione di quelle che saranno le nostre attività in quest'anno, abbiamo già in calendario una serie di convegni o visite tecniche di particolare interesse. Nella prima parte dell'anno oggi iniziamo alla grande con questo workshop sulla misura e distribuzione del peso delle ruote di un carrello ferroviario, quindi un argomento tipicamente ferroviario. Proseguiremo a marzo con un convegno presso la prestigiosa sede del Museo Ferroviario di Pietrarsa, parlando di recupero delle stazioni delle tratte ferroviarie di tipo turistico con tecniche di bioarchitettura. Poi avremo di nuovo un argomento prettamente e tipicamente ferroviario, una visita tecnica allo stabilimento di produzione del sistema slab track, quindi del binario senza ballast ad Aprilia, quindi presso lo stabilimento Overrail. Subito dopo avremo un convegno ad aprile in collaborazione con l'Università di Salerno e il CIFI di Roma sulle innovazioni tecnologiche per la sicurezza e l'efficienza del sistema ferroviario al campus, questo in presenza presso il campus di Salerno.
e stiamo già fissando la data, qui non è riportata, è riportato maggio, ma già abbiamo la data il 9 maggio, un ulteriore convegno sulla riconversione delle linee ferroviarie non più in esercizio e con un particolare riferimento al caso della trasformazione in tranvia della Castellammare Gragnano e molte altre cose che non ho riportato in questo programma, ma che pubblicizzeremo a breve e che avremo modo di far conoscere ai nostri iscritti. Dopo questa brevissima presentazione del CIFI e delle nostre attività, devo fare i miei ringraziamenti per la giornata odierna, per l'organizzazione della giornata odierna, in particolare all'ingegnere Giovanni Mannara, che poi sarà subito dopo il primo relatore, amministratore unico di IVM, che ha stimolato la organizzazione di questo workshop, di questo seminario, e garantendo insomma tutta la parte degli aspetti tecnici di cui parleremo. E con lui ovviamente non posso che ringraziare gli altri relatori, in particolare Samuele Cappa di Alstom, il professore Salvatore Strano dell'Università di Napoli, esperto in dinamica dei veicoli e meccanica applicata, e il collega Luca Bocciolini di Italcertifer. La giornata di oggi in particolare riprende un po' il tema che avevamo in parte affrontato anche in un precedente convegno dello scorso anno e fa riferimento, ma scendendo in alcuni casi molto più nel dettaglio, fa riferimento alla problematica della misurazione della distribuzione delle forze sul carrello ferroviario. Questo tema, che è affrontato diciamo, dal regolamento europeo 1302-2014 e la norma EN 15654, questo tema è di particolare importanza, come sanno tutti i ferrovieri, in ambito appunto della dinamica del veicolo, perché questa misurazione e la precisione di questa misurazione è di particolare importanza per evitare problematiche di grossa, problematiche rilevanti, soprattutto in presenza poi di difettosità del binario, di sghembi o di altre problematiche di questo genere. Quindi verranno illustrati gli aspetti teorici sul calcolo della distribuzione del carico sul carrello ferroviario e quindi sulle singole ruote, ma soprattutto ci verrà illustrata anche le corrette modalità di misura e di tenuta sotto controllo di queste delle forze che agiscono sulle ruote e quindi che vengono trasferite al binario. Ultimo, l'avete già nelle vostre agende il programma della giornata, che vedrà subito dopo di me Giovanni Mannara che ci parlerà della parte dell'evoluzione normativa e scenderà poi nel dettaglio delle tecnologie da utilizzare per la misura riguardo a quella che è la norma, come dicevamo, EN 15654-2. Poi da Alstom, stabilimento di Vado Ligure, l'ingegnere Samuele Cappa ci parlerà in quale fase il processo di produzione, di omologazione, di manutenzione è necessario pesare, e quindi ci porterà delle esperienze concrete di Alstom. Il professor Strano ci parlerà delle possibili economie di esercizio e Luca Bocciolini dal Certifer ci parlerà di un aspetto molto delicato che, come dicevamo prima, è quello dell'influenza delle anomalie del binario, quindi degli sghembi sulla distribuzione del carico sulle singole ruote del veicolo. E per finire, sempre Giovanni Mannara ci parlerà di un modello semplificato per il calcolo della distribuzione di questi carichi. Quindi io a questo punto lascerei la parola ovviamente all'ingegnere Mannara, ringrazio innanzitutto, come dicevo, i relatori, ma soprattutto ringrazio chi ci sta ascoltando oggi. Mi rendo conto che l'orario post-prandiale è particolare, però credo che gli argomenti siano di particolare rilevanza e di interesse, quindi spero che
questo convegno sia di interesse per tutti voi. Ultima nota di servizio: le presentazioni che verranno oggi presentate dai relatori saranno poi disponibili sulla piattaforma del CIFI e avrete accesso per successivi approfondimenti. Ogni vostra domanda può essere fatta sia in questa occasione, risponderemo credo alla fine alle domande che perverranno, oppure anche in tempi successivi ci sarà sicuramente la disponibilità di tutti i relatori a rispondere a ogni vostro dubbio. Io ringrazio tutti, cedo la parola a Giovanni Mannara per il proseguimento del convegno. Grazie Grazie. Modestino. Sì, Giovanni, ti do subito il ruolo di relatore, giusto? sì, sì. Ok. Perfetto, ti è arrivata la notifica? Direi di sì. Ok. Allora, mettiamoci qua in finestra. Però devo mettere qua il condividi. Vuoi provare a rimandarmi il collegamento? Sì, Perché non condivide. ok, ti ho appena Strano, però, rimandato. aspetta, però, vediamo un attimo. Te l'ho È appena strano perché rimandato. come finestra non condivide. Proviamo a schermo intero. A schermo intero Sì, forse riuscite a sì, vedermi sì, qualcosa, sì. però io lo volevo condividere come... Aspetta un po', vediamo se riusciamo a farlo. Perché se riesco a condividere la finestra, niente da fare. Ah, eccola qua, forse così. Vedete qualcosa di più? Sì, 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 vediamo la tua presentazione. Se la vuoi Adesso la mettere a vedete a schermo schermo intero? Sì, perfetto Giovanni, Sì, puoi Ecco. grazie. procedere. Benissimo, è andata bene. Allora, ringrazio il CIFI per la bella organizzazione e per ospitarmi. Ringrazio la sezione di Napoli e in particolare l'ingegnere Modestino Ferraro, il preside della sezione di Napoli, per aver organizzato e ispirato questo convegno e ringrazio anche i numerosi partecipanti perché come ci diceva un attimo fa Daniela siamo in parecchi. Il fatto che siamo in parecchi vuol dire che c'è probabilmente un interesse rispetto a questo tema che può apparire un po' di nicchia alla misura della distribuzione del peso sulle ruote di un carrello ferroviario, però è anche vero che è un argomento molto antico perché io ho ritrovato anche un brevetto dei primi del Novecento fatto negli Stati Uniti in cui si tentava in qualche modo di provare a misurare questa distribuzione. È chiaro che oltre 100 anni fa la tecnologia era ben diversa da quella di adesso e quindi diciamo faceva quasi sorridere come metodo. Ma quello che è particolarmente interessante è che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una serie di accadimenti intorno a questo tema che sono particolarmente significativi. Ho provato a elencare i principali. Che cos'è che è accaduto? Che conoscete bene quelli che sono i regolamenti europei in materia di sicurezza e di interoperabilità e fra questi c'è il regolamento della Stilo che passa che circa 10 anni fa è stato pubblicato per la prima volta nella prima edizione e ehm, indica questo regolamento
non solo di fare attenzione alla distribuzione del peso scaricato dalle ruote sulle rotaie, ma soprattutto indicano anche un valore massimo ammissibile di un eventuale squilibrio all'interno di una sala. E questo è un po' una novità. Questo regolamento europeo è stato poi recepito successivamente in ambito italiano da Anfisa e questo rappresenta il punto di partenza. Ma quello che invece Ne poi chiedo scusa, abbiamo dei problemi di Giovanni, sì, perdonami l'interruzione, abbiamo dei problemi di linea. Io chiederei ai nostri relatori se gentilmente possono chiudere la cam per ottimizzare, appunto la connessione. ma Perdonatemi signori, ma grazie. siamo sicuri perché io posso provare a spegnere la cam. Dunque, vediamo un attimo Vediamo se vediamo con la tu teniamo la cam aperta, se ho adesso problemi io okay, perfetto, come adesso ho vuoi tu. spento la camera, Sì, ritorniamo. okay. Continuate a vedere la presentazione? Grazie. Sì, 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 Giovanni, scusateci per Giovanni, la noi non abbiamo difficoltà, quindi non credo che certamente, ci siano certamente. difficoltà. Sentiamo bene? Mi sentite bene adesso? Io ascolto bene. Sì, 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 Giovanni, sì, va ti perfetto, sentiamo vai. bene. Perfetto, perfetto, vado avanti. Anche Allora, anche i no scusami, non ti sento più? anche i nostri partecipanti adesso sentono bene, grazie. Ho avuto un Ok, feedback dai nostri ok. partecipanti. Quindi abbiamo parlato un po' del punto 1, quindi del regolamento europeo, e il punto 2 è che una grossa novità è ed è anche più recente perché è stata pubblicata nel 2019, e questa norma è EN 15654 che disciplina le modalità con cui vanno effettuate le misure della forza trasmessa al binario. Questa è particolarmente interessante perché poi vedremo che era una necessità nel campo della misura del peso che si sentiva da tempo, perché le misure di peso sono state molto orientate negli anni passati ai fini commerciali e poco invece ai fini tecnologici, alla fine di utilizzare la misura di peso per capire qualche cosa in più di quello del sistema sul quale andiamo ad operare. Vediamo invece il punto 3 è poi quello che spesso accade, che quando noi assistiamo ad un'evoluzione delle normative è probabilmente accompagnato spesso da un'evoluzione della tecnologia, perché in alcuni casi è l'evoluzione della tecnologia che spinge verso le norme e viceversa. In questo caso noi abbiamo assistito in questi ultimi anni a numerosi strumenti di misura di queste grandezze che abbiamo detto poc'anzi, e soprattutto anche strumenti portatili, per cui piuttosto che prendere il treno e spostarlo in giro per l'Italia per portarlo nelle poche pese fisse che un tempo erano autorizzate a fare questo tipo di misura, al contrario, adesso possiamo anche spostare sistemi di misura portatili che li spostiamo in prossimità del treno. L'ultimo accadimento che mi fa piacere evidenziare è che è sempre maggiore la diffusione, questo lo sapete meglio di me, è sempre maggiore la diffusione delle tecnologie della trazione distribuita. Per cui, mentre il primo punto, quello della filo che passa, fa riferimento sostanzialmente a quello a cui accennava prima il preside, ovvero della modalità per affrontare in sicurezza uno sghembo di binario, il punto 4 fa riferimento piuttosto al problema della trazione, quindi la distribuzione corretta del peso al fine di ottimizzare i problemi di trazione. Vediamo
un po' più da vicino il regolamento dell'Unione Europea, e abbiamo che lo sbilanciamento, il regolamento indica che lo sbilanciamento non può superare il 5%, ovvero sia la differenza fra il peso sulle due ruote rapportato al peso totale non può essere maggiore del 5%. E questo determina ovviamente la necessità di misurare questa distribuzione delle forze e questo sbilanciamento in vari momenti della vita del rotabile, soprattutto in sede di omologazione, ma sicuramente sarebbe auspicabile misurare questo anche durante l'esercizio, durante la sua vita. Una necessità, cominciamo a vedere un po' più da vicino come misurare correttamente. Una prima necessità è cercare di ridurre al minimo le scelte dell'operatore durante l'esecuzione della misura. Questo perché una scelta in autonomia potrebbe condizionare la misura stessa, e quindi se vogliamo rendere le misure confrontabili fra di loro dobbiamo fare in modo che le scelte dell'operatore siano ridotte al minimo. Questo con l'obiettivo, ovviamente, di avere misure assolutamente ripetibili e riproducibili. Quando parlo di riproducibilità intendo che uno stesso treno pesato in punti diversi, in tempi diversi e con strumentazione diversa, è auspicabile che queste misure siano comparabili fra di loro. Tutto questo è disciplinato oggi dalla 15654 e quindi sarà opportuno riferirsi sempre a un'esecuzione delle misure con strumenti certificati e con modalità di esecuzione della misura conforme a questa norma. Questo è un piccolo schema per richiamare quello che voi tutti sapete bene, perché la distribuzione della forza peso è importante, perché nel momento in cui, a causa di uno squilibrio, la forza peso dovesse essere troppo bassa, andiamo ad aumentare a parità di forza trasversale il rapporto Y su Q. Se poi questa condizione si va a verificare in un momento in cui la sala deve affrontare uno sghembo di binario, la forza Q di fatto, la reazione del binario sarà ancora minore, e questo comporta che più facilmente la ruota rischia di sormontare. Quindi questo è il motivo principale nei riguardi della sicurezza, per controllare molto bene la distribuzione della forza peso. Ma a questo punto io vi vorrei far osservare un aspetto. Il fatto di pesare è probabilmente, pesare un oggetto, è probabilmente fra le varie misure di oggetti fisici una delle attività più antiche, tant'è vero che ho ritrovato questa immagine risalente al 5000 a.C., quindi stiamo parlando di 7000 anni fa, in cui si faceva questo tipo di misura. Lasciamo stare il motivo per cui facevano questa misura, che sarebbe secondo me una cosa bellissima, ma questo che cosa ci porta a dire? Che noi siamo mentalmente molto abituati a pesare. Per noi è una cosa normale pesare, per cui molte volte rischiamo di andare a pesare con un po', non dico superficialità, ma con la convinzione che trattasi di un'attività molto semplice. In realtà, quando dobbiamo andare a misurare la distribuzione del peso trasmesso dalle quattro ruote di un carrello ferroviario, una delle modalità che ci risulta più logica da portare avanti è quella che io ho elencato in questi punti da 1 a 4. Cioè, io finisco col sollevare ciascuna ruota probabilmente dalle bocche.
piccole, interporre una cella di carico o un altro sensore analogo per misurare la forza verticale, sotto a ciascuna di queste ruote, poggio di nuovo le ruote su questi elementi sensibili e poi vado a leggere il valore misurato. Ora, questa procedura che di primo acchito ci sembra abbastanza logica, abbastanza semplice da fare, per comprendere che diciamo, potrebbe avere qualche margine di incertezza, ho riportato questo schemino di questo omino che poggia i due piedi su due bilanci differenti. Se provate a fare questo piccolo esperimento a casa procurandovi due bilanci e provate a salire sulle due bilanci, vi accorgete chiaramente che ogni volta che salite i numeri delle due bilance cambiano continuamente e tra l'altro in alcuni casi, ma questo è a causa di altri problemi, si potrebbe avere addirittura il caso che la somma delle due forze non corrisponde a quando ci pesiamo su un'unica bilancia. Questo perché? Perché in realtà l'assetto di noi persona sulle due bilance varia continuamente. Ma questo problema dell'assetto è in realtà abbastanza forte anche per un carrello ferroviario, perché il carrello ferroviario è realizzato con una serie di elementi e di questi elementi alcuni sono elastici per loro natura, vedi le sospensioni, vedi quindi le molle, ma altri in teoria dovrebbero essere perfettamente rigidi, nella pratica non sempre lo sono, ma in più poi questi vari elementi che collegati fra di loro e che hanno dei moti relativi fra di loro presentano anche degli attriti, per cui la somma di queste elasticità di elementi che dovrebbero essere rigidi più gli attriti determina il fatto che l'assetto del carrello non è univocamente determinato. La consapevolezza di questo ci porta a ragionare sul fatto che dobbiamo decidere qual è l'assetto che vogliamo misurare. Ed è evidente che noi vogliamo misurare un assetto che sia quanto più vicino a quello che assume il carrello e quindi l'intero rotabile durante la marcia. E qua cominciamo a vedere un primo fatto che può avere importanza, ovvero sia la modalità con cui si esegue la misura deve indurre il minimo disturbo a questo assetto. Le norme un tempo poco trattavano questo aspetto. La 15654, che nell'elenco viene un po' più in basso perché è la più recente, presta molta attenzione a questo e ad altri aspetti. Tant'è vero che la norma ha come obiettivo principale, che potete, ecco perché ho riportato quello che è scritto nell'introduzione, che ha l'obiettivo non solo di uniformare le modalità con cui le varie normative nazionali in Europa propongono come fare la misura del peso delle ruote, ma soprattutto vuole dare delle indicazioni affinché le misure possano essere confrontabili fra di loro. Questo significa andare ad approfondire anche i criteri di esecuzione e di accettazione della misura stessa. Chi fa misure, ma sapete che quando utilizziamo uno strumento di misura, il fatto che lo strumento possa avere degli elementi sensibili con accuratezze di misura molto spinte è un prerequisito, ma è una condizione probabilmente sempre necessaria, ma che non sempre è sufficiente per ottenere poi delle misure veramente utilizzabili per i miei scopi.
Tant'è vero che questa figura 1 che ho riportato qui e che è ripresa dalla norma va a definire che nel processo di misura sono presenti diciamo, bisogna prestare attenzione al veicolo come approccia lo strumento di misura, le qualifiche dell'operatore, l'ambiente di misura, lo strumento che io uso per misurare e il metodo che io utilizzo per misurare e poi anche ovviamente la procedura di misura stessa. Solo quando ho normato e ho diciamo, prestato una grossa attenzione a tutti questi elementi posso ottenere un report di misura che probabilmente mi assicura una buona confrontabilità delle misure stesse. Quali sono questi elementi che possono determinare una variazione del risultato finale? È il punto di misura, poi i punti di contatto della ruota con lo strumento di misura, le condizioni di planarità a cui si accennava prima nelle nostre chiacchierate, il discorso di preparazione del veicolo, il fatto che non debba subire alterazioni durante la misura in maniera tale che le sue condizioni siano molto vicine a quello che il veicolo presenta durante la marcia. Poi c'è il discorso dell'assenza di forze esterne, perché quando vi ho raccontato prima il fatto di sollevare il rotabile attraverso le quattro ruote, interporre lo strumento di misura e poi riabbassarlo, molte volte, perché l'ho visto fare, l'ho fatto anche io in epoche passate, c'è una difficoltà nel mantenere in equilibrio il rotabile su questi sensori e allora si applica una forza esterna quanto più ortogonale alla forza peso possibile in maniera tale da mantenere il rotabile fermo, ma è del tutto evidente che questa è una cosa che non può non condizionare la misura stessa. E poi infine abbiamo il discorso di sperabilmente di fare più di una misura in maniera tale da poter fare una media dei valori misurati. Qui richiamiamo alcuni di questi punti che ho brevemente elencato prima. Questa figura che abbiamo, questa figura 3 che abbiamo sul lato destro è ancora ripresa dalla norma e che indica nel punto 2 il punto ottimale, o meglio, più che il punto ottimale, il punto di cui io desidero conoscere la forza peso, che è il punto di contatto della ruota con la rotaia. Dopodiché la norma stessa ci dice che è possibile misurare in altri punti, a patto che poi io abbia la capacità di ricalcolare il valore misurato in questi altri punti nel valore corrispondente al punto, al reference point, questo punto D0 o Q0, che dir si voglia. È evidente che questa trasposizione del valore misurato nel punto di contatto ruota-rotaia è un qualche cosa che dal punto di vista di equilibrio alla rotazione, con le piccole equazioni di equilibrio alla rotazione, io lo faccio facilmente, ma il problema è che non è solo un fatto di trasferimento della forza come se fosse in quel punto, è lo stesso discorso che abbiamo detto un attimo fa. Se io sollevo il rotabile, fatalmente posso indurre un certo assetto al carrello e quindi il valore misurato cambia a seconda dei punti attraverso i quali sollevo le quattro ruote. E quindi ritorniamo al problema dell'assetto. C'è poi il problema della planarietà dei punti di appoggio, ma qui voi tutti che avete una dimestichezza con le problematiche di uno sghembo, è evidente che un carrello deve avere le quattro ruote che poggiano su un unico piano, o se ci sta
una differenza deve essere molto piccola, probabilmente al di sotto del millimetro stesso. E infine il fatto di fare la misura in versi di avanzamento verso il sensore di misura differenti e fare poi più sessioni di misura mi aiuta nel ridurre una eventuale precisione non elevatissima, perché facendo la media io riduco un po' i problemi di una ridotta precisione. Veniamo adesso allo strumento, uno degli strumenti che è quello che produciamo noi, che vi ho richiamato all'inizio, che è uno strumento portatile e mi consente di avvicinare lo strumento al rotabile da misurare, e vediamo un po' come funziona. Qui nel rendering che ci sta sul lato sinistro vedete un po' questa presenza di queste che noi chiamiamo rampe e che aiutano il rotabile a posizionarsi sugli elementi sensibili. Vediamo adesso questo filmatino che ci aiuta a capire un po' meglio come funziona. Ecco la rampa posizionata, le celle di carico. Fate attenzione a questo movimento che fa l'operatore. Ecco, come avete visto dal filmato, spero che sia stato sufficientemente chiaro per capire il funzionamento di questo strumento. Lo strumento è composto da queste 4 rampe e dal sistema di acquisizione che ciascuna coppia di celle di carico, di cui ciascuna coppia di celle di carico è corredato. Ciascun sistema di acquisizione e poi collegato in modalità wireless ad un tablet che diciamo, nel quale è inserita una procedura per eseguire la misura in maniera fortemente guidata. Questo per ridurre quello che vi dicevo all'inizio, le scelte che può fare l'operatore. Un aspetto che vi voglio sottolineare è che l'utilizzo delle 2 celle di carico permette una sorta di diciamo, alloggio di tipo culla, tipo una culla nella quale si va ad allocare ciascuna ruota, e questo determina una condizione di equilibrio stabile del rotabile sul sistema di misura, e quindi esclude totalmente la necessità di avere una forza esterna per mantenere il rotabile fermo. Sono 2 celle di carico, per cui un'eventuale asimmetria nel posizionamento della ruota sulle 2 celle di carico viene ampiamente compensata, e in più
una cosa che poco si nota e dal filmato e dalle fotografie, ciascuna cella di carico poggia direttamente sulla rotaia, tant'è che quando, non so se si è sentito, vi ho richiamato ad osservare il movimento che faceva l'operatore in cui cercava di muovere la rampa, quel movimento è funzionale a capire se la rampa rappresenta o meno un altro punto di appoggio della ruota. Il fatto che la rampa si possa muovere liberamente ci conferma il fatto che la ruota poggia esclusivamente sulle due celle di carico e quindi scarica tutto il peso, tutta la forza peso attraverso le due celle di carico. Adesso vi voglio far vedere un dettaglio della procedura che vediamo in questo filmatino e soprattutto in questo momento qua. Ecco, in questo momento noi assistiamo al fatto che la ruota sbatacchia un po' sulle due celle di carico e questo movimento, accompagnato al rotolamento che c'è stato un attimo prima, è funzionale a ridurre un eventuale attrito di primo distacco necessario che occorre superare per posizionare correttamente e in maniera ripetibile il sistema, le ruote sul sistema di misura. Tutte queste cose che vi ho raccontato sono tutte normate, sono tutte delle scelte che un po' abbiamo fatto in autonomia durante la progettazione, la costruzione, lo sviluppo del sistema e un po' ci sono state suggerite dalla norma stessa. Ed è grazie al rispetto di tutti questi aspetti della norma che abbiamo potuto avere la certificazione di Italcertifer di conformità dello strumento alla norma, cioè significa che lo strumento è in grado di eseguire la misura in piena conformità alla norma. Vediamo adesso al report poi di misura. Un piccolo passo indietro vi voglio dire che il report di misura è generato completamente durante l'esecuzione della misura, i dati sono archiviati nel tablet e il report di misura presenta un numero di codice che è univoco e non può essere in nessun modo modificato. Questo per garantire la stabilità nel tempo della misura. Quindi, consentitemi una piccola battuta. E questo report riporta poi i vari valori misurati e in alto a destra vediamo anche l'omino che siamo noi mentre facciamo la misura, quello come vediamo il rotabile davanti a noi. Analogamente durante il processo io vado a utilizzare il tablet anche per fare le misure lato verde e lato rosso, dopo vediamo un attimino che cosa vuol dire lato verde e lato rosso, e poi sulla destra noi vediamo tutti i riferimenti di certificazione delle celle di carico utilizzate dal kit che abbiamo utilizzato per eseguire la misura. I dati, una volta acquisiti durante l'esecuzione della misura, vengono dal tablet trasmessi in remoto ad una piattaforma cloud dove c'è una web application che mi consente poi di fare una serie di elaborazioni successive. La web application mi è molto comoda perché quando gli operatori hanno eseguito la misura in campo, in tempo reale, in qualsiasi altra parte del mondo mi trovo, posso andarmi a leggere le misure che sono state fatte, elaborarle e soprattutto confrontarle con altre misure o dello stesso treno o di treni similari che ho eseguito in momenti differenti. Per poter effettuare
correttamente il confronto, qui è indicato sul lato sinistro la ruota 1 destra, che vedete c'ha questo po' di azzurrino perché sta a indicare la ruota anteriore destra. Che cosa vuol dire? Che durante la misura io non, la procedura di misura non indica mai destra e sinistra, ma indica sempre e solo lato verde e lato rosso. Quando poi la misura viene archiviata nel sistema cloud, grazie all'indicazione della ruota anteriore destra, io posso riorientare tutte le misure che ho eseguito, indipendentemente da come le ho acquisite e lette e classificate durante l'esecuzione della misura, così da poter confrontare, effettuare confronti nel tempo. Sul lato destro vediamo alcuni dei dati che vengono elaborati, perché non c'è solo la misura delle 4 forze, ma la norma prevede poi un elenco di parametri estratti dalle 4 misure, e abbiamo poi anche delle rappresentazioni grafiche dove vi fanno vedere il discorso degli squilibri. Qui vediamo che al centro in alto abbiamo la sala 3 e la sala 4 che di fatto superano il 5%, e poi vediamo anche lo squilibrio dell'intero carrello e vediamo il carico sulle diagonali. Il discorso del carico sulle diagonali è poi un parametro molto importante che nella presentazione successiva andremo a trattare un po' più a fondo. Veniamo adesso al discorso, diciamo, a delle osservazioni riguardo questo tipo di misura che vanno sotto il gruppo del perché pesare. Abbiamo visto il primo punto, che ha l'obiettivo di sicurezza, e quindi ridurre il sormonto e il deragliamento quando il rotabile affronta uno sghembo di binario. C'è il secondo punto che riguarda la distribuzione delle forze verticali quando abbiamo a che fare con ruote motrici. Badate bene, chi di voi ha lavorato nel campo delle locomotive, che c'è una grande attenzione all'equilibrio delle forze trasmesse sulle rotaie in maniera tale che la trazione sia equamente distribuita. E quindi parliamo di una misura a questo punto che ha un obiettivo diverso a quello della sicurezza. Poi abbiamo il discorso del quanto una sala non equilibrata, non correttamente equilibrata, induce un'usura anomala della sala stessa e un'usura anomala della rotaia. Qui a destra in basso abbiamo un grafico qualitativo dove vediamo che a seconda dello sbilanciamento delle sale possa avere diciamo un andamento dell'usura in funzione dei chilometri percorsi che è differente, ma questo ci sarà dopo di me qualcuno che lo sa dire e ne sa parlare molto meglio di me. L'ultimo punto del perché pesare che mi piace raccontarvi è il discorso di un eventuale degrado dei carri merci. Sapete tutti che un carro merci subisce in alcuni casi un posizionamento del carico un po' frettoloso, che induce dei carichi dinamici un po' violenti, che a seconda dello squilibrio viaggia in condizioni non ottimali e che possono portare ad una deformazione plastica di alcuni elementi del carro stesso o addirittura del pianale. Questo è chiaro ed evidente che
induce poi una diversa distribuzione del peso di tara scaricato sulle ruote, per cui una misura fatta periodicamente sul carro merci ci aiuta a capire se può aver subito delle condizioni di utilizzo che possano averlo diciamo danneggiato, possono averlo un po' alterato il corretto funzionamento. Vediamo adesso invece un altro aspetto, quando pesare. Per la stilo che passa, quello che ovviamente va fatto è di pesare quando io produco il rotabile e su questo ci sta una sensibilità diversa che su questo punto, perché ovviamente tutti i costruttori misurano il rotabile tipo che deve essere omologato, ma si va diffondendo sempre di più fra i costruttori la sensibilità a misurare anche i rotabili di produzione, perché è vero che il lavorare in qualità significa che io monto sempre gli stessi oggetti, sempre negli stessi punti e quindi il baricentro è sempre lo stesso e il peso totale è sempre lo stesso, ma ahimè per quel discorso che abbiamo fatto prima all'inizio dell'assetto e per eventuali condizioni di degrado delle sospensioni, io posso avere che la distribuzione che mi si determina sulle quattro ruote non è solo determinata da un'eventuale eccentricità del carico o spostamento del carico, ma è fortemente può essere determinato da condizioni di alterazione delle sospensioni. Questo significa che potrebbe essere auspicabile fare anche una manutenzione su condizione, questo per assicurare che il rotabile sia sempre conforme alle condizioni del primo giorno di funzionamento. Il terzo punto, la verifica del bilanciamento dopo l'installazione di nuovo equipaggiamento, beh, questo mi sembra normale perché se io vado ad alterare i pesi caricati a bordo cambio un po' tutto. L'ultimo punto che è molto interessante è il discorso di verificare l'assetto del rotabile nelle investigazioni post deragliamento. Questo perché, ahimè, ci sono stati casi riportati nella letteratura internazionale e fra questi quello che fa scuola è un deragliamento avvenuto in Giappone alcuni anni fa, in cui si è capito in maniera chiara e inequivocabile che questo deragliamento era stato condizionato in maniera forte da condizioni di non equilibrio dei pesi. Questo è un qualche cosa che nella nostra sensibilità ormai è sempre più presente. Sono arrivato all'ultima slide, quindi sono prossimo alla fine, che noi nelle nostre attività un po' dimostrative, un po' di servizio, un po' di training che abbiamo fatto sui vari clienti in Europa, ci siamo resi conto che andando a misurare rotabili di vario tipo, quindi treni passeggeri, treni regionali e treni anche dell'alta velocità, beh, insomma, le sale squilibrate sono parecchiucce. Qui in questo riquadro in basso di sintesi noi abbiamo diverse sale che sono squilibrate al di sopra del 5% e alcune, direi anche molte, al di sopra addirittura dell'8%, che dà luogo a condizioni veramente un po' più che meritano un'attenzione, ecco, chiamiamole così. E l'ultima colonna mi parla poi delle diagonali sbilanciate, che sono tantissime, diagonali sbilanciate oltre il 3%. La diagonale sbilanciata è associata sempre
ad un cattivo funzionamento delle sospensioni. Questo l'ho imparato grazie a un tecnico che me lo spiegò questo molti anni fa e poi ho avuto modo anche di studiarli e di verificarli in momenti successivi e qualche cosa la vedremo anche nella presentazione che faremo alla fine. E su questa slide direi che praticamente abbiamo finito. Nella presentazione che faremo alla fine vi illustrerò questo che abbiamo chiamato il Boogie Playground, che è una web application, che è un parco giochi per il carrello. Lo vedremo un po' più da vicino. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguo. Ci risentiamo fra un po'. Daniela? Sì, grazie Giovanni, grazie. Ecco, è tornato Modestino in campo, l'ingegner no, chiedo scusa, Samuele K. Samuele, se può aprire la cam gentilmente. No, tanto questi vanno di corsa, sono sempre di corsa questi. Infatti. Samuele, Allora, eccolo qui, le do il ruolo di relatore. Io ho messo 50 persone, poi non so se saranno di più o di meno, però mi limito a stare sui 50, ecco, per questo di meno, ma rimango su quella cifra, ecco. Poi se siamo... Ok, allora. Gentilmente mi direste se Sì, vedete... sì, vediamo la presentazione. Ok, grazie, grazie. Allora, mi presento brevemente, sono Samuele K, dello stabilimento Alstom di Vado Ligure, e esercito il ruolo di responsabile di ingegneria di produzione, quindi comprendiamo sia la manufacturing sia il process engineering. E la mia esperienza in Alstom è cominciata 2 anni e mezzo fa. Prima non ero dell'ambiente ferroviario, quindi perdonatemi eventuali inesattezze. È qualcosa che sto imparando e in ambito della pesatura dei carrelli e delle locomotive gioco forza, ci sono arrivato perché abbiamo avuto delle problematiche sul sito da risolvere e poi grazie a diciamo anche l'aiuto di Giovanni e della sua e di VM in generale abbiamo risolto queste problematiche e per me è stato anche un buon inizio per iniziare a comprendere qualcosa in questo ambito. Allora, il sito di Vado Ligure conta circa di 63.000 metri quadri, siamo 270 dipendenti tra la sezione rolling stock e la sezione service. Nel sito facciamo assemblaggio di locomotori Trax DC3, era un sito ex Bombardier, questo poi è stato acquisito da Alstom, e che ha integrato completamente tutti i progetti. Quindi assembliamo locomotori Trax DC3, conosciuti come E494. Facciamo l'overhaul R1, T4, R2, T5 dei locomotori Trax DCI, prima generazione, di E483. E realizziamo, questo è da circa 2 anni, la Power Car per il primo treno ad idrogeno che è stato realizzato in Italia. Entrando un po' subito nel vivo della discussione, mi fa piacere che con Giovanni ho visto che ha esposto temi che ho messo anche nella presentazione. Spero di non tediarvi, di darvi un'ulteriore, diciamo, ripassata su questa cosa qua. Perché pesiamo i rotabili? Innanzitutto per la sicurezza. Come diceva Giovanni, come ho imparato grazie anche un po' a dei suoi diciamo elaborati,
è importante per evitare lo svio e per migliorare la frenata. Ovviamente, essendo la sala un qualcosa di rigido, se una ruota perde contatto tende a slittare e usurare l'altra ruota. Ottemperare le normative vigenti, in seguito vi elencherò le due che noi prendiamo a riferimento per i nostri rotabili. Ridurre al minimo l'usura delle ruote, questo per noi è un punto importante, essendo che facciamo anche la garanzia e la manutenzione dei rotabili, quindi questo punto qua ci interessa particolarmente dal punto di vista proprio operativo. Migliorare la trazione. Allora, le nostre locomotive, le 494, hanno una trazione ovviamente distribuita sui 4 assi e hanno un sistema che permette in pratica di moderare la potenza asse per asse, in confronto alle 483 che invece avevano questa possibilità sul carrello e quindi erano leggermente meno performanti, mentre il fatto di moderare asse per asse è un grande vantaggio, come avere una macchina 4x4, no? Quindi migliora la possibilità di, se un asse perde aderenza, non lo fa slittare praticamente. Le normative, come diceva Giovanni, che noi consideriamo sono la Lock and Pass, la TSI Lock and Pass, dove è indicato il 5%, che è una prescrizione, e poi utilizziamo anche la 15528, che invece sono indicazioni per la compatibilità statica tra i rotabili e la rete ferroviaria. Non sono vere e proprie prescrizioni, ma sono valori che è fortemente raccomandato rispettare per avere una migliore operabilità. Come vedete, qui si recepisce il 5% della STI. In questa normativa lo recepisce. I sistemi di pesatura che abbiamo nel nostro stabilimento sono 3. Inizio dal più recente, da quello che abbiamo acquistato per avere più flessibilità. È il sistema appunto IVM Power V. Noi abbiamo un 4 assi, perché nei nostri rotabili sono tutti 4 assi. Lo possiamo utilizzare su 3 differenti binari livellati e questo ci ha dato una grande flessibilità. Prima, come dirò in seguito, avevamo solamente un binario livellato con la pesa, con 4 celle di carico, un binario livellato realizzato con 4 celle di carico su due tronconi di binari tagliati, e questo limitava il fatto che in pratica ci congestionava le movimentazioni interne, perché per pesare eravamo costretti sempre ad andare su quel binario. Con questo sistema abbiamo aggiunto ulteriori 2 binari su cui possiamo pesare, che oltretutto sono i binari di carrellamento, su cui facciamo anche il livellamento, quindi praticamente attualmente possiamo carrellare la macchina, livellarla e pesarla tutto nello stesso binario. Questo per noi è stato dal punto di vista di attraversamento un gran miglioramento. Abbiamo poi, come dicevo prima, il binario livellato. Questa è una tecnologia abbastanza più consolidata, più vecchia, più che consolidata. E in pratica si taglia il binario, si posizionano sotto il binario delle celle di carico e poi si trasporta il rotabile asse per asse, viene misurato il peso appunto di un asse alla volta. Non si ha quindi la misura complessiva come invece possiamo avere col sistema Power V, cioè che avendo acquistato 4 assi, noi in un'unica pesata pesiamo tutto il rotabile. Questo per noi è un altro grande vantaggio. Siccome poi facciamo anche revisione sui carrelli, abbiamo anche qui recentemente acquistato una nuova pressa per lo schiacciamento dei carrelli, e questo ci permette di fare una pre-verifica dei carrelli prima di andare al carrellamento, evitandoci veramente molte complicazioni, perché in fase se ci limitassimo alla pesa saremmo costretti poi a scarrellare per aggiustare gli spessori delle primarie, e quindi questo sarebbe una perdita di tempo
davvero consistente. Parametri che influiscono sulla misura del peso. Ne ho indicati due, che sono quelli che ha indicato, due dei quali ha indicato anche Giovanni prima. Il livellamento dei punti di appoggio delle ruote, essendo appunto che le ruote sono 4 e per un piano passa per 3 punti, è pressoché verosimile che il quarto punto sia non complanare con gli altri 3. Questo determina ha una forte influenza sulla misura del peso perché, questo l'ho scoperto con l'esperienza, sia il carrello sia le primarie sono veramente rigide, cioè il telaio è assimilabile davvero a una struttura rigida dall'esperienza che ho avuto con le misure, e le primarie hanno delle costanti elastiche che sono davvero elevate. Questo di fatto si ripercuote sulle misure in un modo che anche millimetri di differenza di planarità, cioè 1 millimetro di differenza della planarità ha delle ripercussioni sulla distribuzione del peso sulle ruote di circa l'1%, cioè noi abbiamo fatto una prova spessolare con 1 millimetro una ruota, tra le due pesate prima e dopo lo spessoramento la variazione della distribuzione del peso sulla diagonale, perché poi si ripercuote sulla diagonale lo sbilanciamento, era più dell'1%. Quindi questo mi ha fatto capire che veramente il sistema carrello primarie è davvero rigido. L'altra parte che questa è un po' esperienza nostra, è il centraggio rispetto alle rotaie. Siccome le ruote hanno un profilo conico, se non sono perfettamente centrate rispetto alle rotaie, praticamente, ma 5-10 mm già bastano, cioè se il bordino non è distante dalle rotaie in modo simmetrico, ma ci sono 5-10 mm di differenza, dato il profilo delle ruote, la variazione sul punto d'appoggio è di millimetri, e questo abbiamo visto che è veramente critico per la misura del peso. Quindi quello che noi facciamo quando andiamo a pressare un carrello è prima di tutto centrarlo, perché se non è centrato la misura che leggiamo è assolutamente falsata. Questo problema lo si ha anche sulla pesa su rotaia tagliata. Non lo riscontriamo invece sul sistema IVM PowerV perché il punto di misura è sulla parte a conicità ridotta, quindi non abbiamo questo effetto in modo significativo. Il livellamento del binario è per noi fondamentale, appunto per questo motivo che anche 1 millimetro può influire, cioè influisce in modo significativo sulla misura, e come è stato detto precedentemente la normativa di riferimento per livellare il binario è la 15654. Noi controlliamo i nostri sistemi di misura con un laser tracker, una API Radiant Core, e ci dà la possibilità di livellare direi ai 5 decimi, cioè la misura dello strumento è molto precisa, arriva ai centesimi, realisticamente sul binario possiamo parlare di decimi. I nostri binari sono tutti livellati al di sotto del millimetro, questo ci dà garanzia che la misura che leggiamo sia attendibile. Sono riuscito recentemente a fare una prova comparativa tra quello che rileviamo in pressa e quello che rileviamo in pesa, ossia in una locomotiva di revisione abbiamo prima schiacciato i carrelli, pressato i carrelli e letto i valori che qui vedete in colore violetto. Dopodiché abbiamo eseguito la pesatura tramite il sistema IVM PowerV, e questi sono un po' i risultati che abbiamo ottenuto. Praticamente sulle ruote, a scalare dalle ruote verso diciamo, il peso della locomotiva intero, l'errore decresce, ossia, come grande sorpresa partendo dal basso, ho visto che la locomotiva nell'insieme ha una differenza di peso totale dello 0,13%. Considerate che noi sulla pressa simuliamo il peso, quindi sulla pressa
pesando i due carrelli in modo separato, viene applicato un carico che è pari a metà della massa della locomotiva senza i carrelli. Il fatto di trovare una differenza dello 0,13 per me è un valore davvero che mi dà buona sicurezza che la prova di pesatura che facciamo in questo senso sia buona. Il carrello in sé ha uno sbilanciamento dello 0,23 e 0,48%, abbiamo riscontrato su questa prova uno sbilanciamento 0,23 e 0,48, man mano che saliamo agli assi, gli sbilanciamenti, le differenze aumentano, andiamo appunto dall'1,2% al 3%, per arrivare alle ruote dove registriamo un 4,58 su una ruota in particolare, la sinistra anteriore del carrello 2, dell'asse 1, dove appunto questa differenza non l'abbiamo ancora indagata bene, ma pensiamo sia dovuta al centraggio del carrello sotto la pressa. Vi porto poi, prima Giovanni parlava della correlazione tra usura delle ruote e sbilanciamento dei carichi sulle ruota destra e ruota sinistra per ogni asse. Ho portato due esempi su due nostri rotabili che stanno circolando ormai da 5 anni. Sono due locomotive 494 e in pratica questo è il report di pesatura di una delle due. Quando è uscita aveva come sbilanciamento massimo il 2,39% sull'asse 1, quindi la ruota destra e la ruota sinistra differivano del carico per il 2,39%, come sbilanciamento migliore sull'asse 3 avevamo praticamente un carico perfettamente bilanciato con soltanto lo 0,07% di sbilanciamento. Purtroppo questa misura era stata effettuata ancora col sistema vecchio di pesatura. Siccome noi nella manutenzione della flotta abbiamo un sistema, un database in cui registriamo tutti gli ingressi in officina e tutte le misure delle ruote che vengono effettuate, vi faccio vedere quello che in pratica sono i report di pesatura sempre di questo rotabile nel tempo. Praticamente sono stati effettuati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 non pesature, scusate, 16 misure delle ruote, e questo è l'andamento che si riscontra. In questa occasione qua le ruote sono state tornite, il motivo per cui vedete un consumo molto deciso della misura della ruota. Quello che vorrei farvi notare è come l'andamento in rosso vedete l'asse, scusate, devo tornare indietro perché non mi ricordo quale fosse. In rosso vedete l'asse 4, in blu vedete, scusate, in rosso vedete l'asse 3, in blu vedete l'asse 2, in verde l'asse 1 e in violetto l'asse 4. Praticamente quello che viene fuori da questo grafico è che il consumo delle ruote, delle ruote di un asse è molto allineato, nonostante, cioè questo non aveva un grande disallineamento di carico e il consumo si porta avanti nel tempo in modo abbastanza simile. In questo grafico, nel grafico successivo, vedete plottato l'andamento della differenza di misura tra le ruote dell'asse 1, 2, 3 e 4. Come vedete sono sempre all'interno dei 2 mm. Quindi praticamente le ruote di un asse non eccedono, la differenza dei diametri delle ruote di un asse non eccede mai i 2 mm. Vi faccio vedere gli stessi grafici per un altro rotabile. Il rotabile precedente aveva l'ultimo controllo è stato fatto a 595.000 km. Questo rotabile qua è stato fatto a 600.000 km, quindi stiamo parlando di rotabili assolutamente comparabili dal punto di vista di chilometraggio. Questo ha la particolarità che sull'asse 1 riportava un forte sbilanciamento rispetto a quello precedente. Qui
prima parlavamo di un 2,37, qua siamo a 4,63, quindi praticamente uno sbilanciamento tra i carichi delle ruote che era praticamente doppio rispetto a quello precedente. In questo caso i report di misura del diametro delle ruote riportano un comportamento completamente simile a quello precedente e questa è una cosa un po', diciamo, in controtendenza, ma non deriva soltanto dallo sbilanciamento dei carichi, ma diciamo che l'usura complessiva delle ruote del rotabile, ma anche dell'asse 1 è inferiore, perché diciamo che la ruota nuova ha un diametro di 1250 mm, al momento dell'ultima misurazione effettuata è stato rilevato un 1231 mm, mentre su quella precedente erano 1226 mm. Però il consumo delle ruote dipende anche dalle tratte che vengono fatte, quindi non si può fare soltanto una considerazione in termini di sbilanciamento dei carichi. In questo caso la differenza tra i diametri delle ruote di uno stesso asse, anche in questo caso, come vedete, non eccede mai i 2 mm. Anche queste ruote qua, scusate, sono state tornite in questo momento, e considerate che noi se superiamo i 2 mm di sbilanciamento di differenza di misura delle ruote, siamo costretti a tornire le ruote, quindi è davvero importante che questa misura resti il più possibile controllata. Qui è la comparazione tra i due grafici, come vedete a sinistra vedete la macchina che aveva uno sbilanciamento maggiore e a destra vedete la macchina con uno sbilanciamento iniziale dei pesi minore. Come vedete il consumo degli assi è molto simile, questo è perché è la distribuzione dei pesi sulla macchina che fa consumare gli assi in modo diverso. Io avrei terminato, queste sono le esperienze che ho raccolto nell'ultimo anno di prove sulla pesatura, spero vi possano essere utili per eventuali approfondimenti e considerazioni. Grazie. Grazie Grazie, Samuele. Vai. grazie Modestino, grazie all'ingegner K per l'intervento. Ora è il momento del professore ingegner Salvatore Strano. Mi Salvatore, le do il sentite? ruolo di... Sì, ti Ok. sentiamo. Ti do Forte e il chiaro, ruolo. vai. Grazie. Dammi un feedback se è arrivata la notifica. Sì. Ok. Vediamo il tuo schermo e la tua... perfetto. Si vede? Ok, sì, grazie. Ok, buongiorno a tutti, sono Salvatore Strano, sono un professore della Federico II e afferisco al Dipartimento di Ingegneria Industriale. Allora, oggi nell'ambito di questo workshop di misura della distribuzione del peso sulle ruote di un carrello ferroviario, vorrei far vedere come la simulazione dinamica può essere un supporto a fare una serie di valutazioni, a trovare una serie di tendenze. Prima si è parlato dell'incidenza sulla sicurezza di marcia, sull'usura, appunto, quindi sono tutti fenomeni che poi hanno un risvolto sulle economie di esercizio. Colgo appunto anche l'occasione per ringraziare il CIFI e anche IVM per avermi dato questa possibilità e per questa splendida chiacchierata su dei temi così interessanti. Allora, la presentazione si articola in questo modo. Nella prima parte parlerò della modellazione e simulazione del contatto rota-rotaia, poi farò un approfondimento sulla sicurezza di marcia, un approfondimento molto sintetico sulla sicurezza di marcia dei modelli di usura e poi farò vedere alcuni risultati di due test. Il primo, una simulazione del comportamento in curva di un veicolo affetto da sbilanciamento,
Nel secondo caso parlerò della simulazione di un carrello affetto da sbilanciamento delle rigidezze sulle diagonali, delle rigidezze delle sospensioni primarie. Il primo caso, quello della simulazione del comportamento in curva, noi dinamicisti lo chiamiamo un caso quasi statico, perché se immaginiamo un veicolo che transita da un rettilineo verso una curva piena, abbiamo la transizione in curva piena, abbiamo un comportamento quasi statico a velocità costante. Nella simulazione invece di uno sbilanciamento del carrello farò un altro tipo di scenario in cui, come vedrete, successivamente avremo un carrello che viene perturbato e quindi andiamo a vedere una condizione non quasi statica, ma una condizione dinamica, quindi un fenomeno più vibratorio, quello che può accadere per effetto di uno sbilanciamento delle rigidezze delle sospensioni primarie sulle diagonali. Poi alla fine farò delle considerazioni finali su best practice in ottica economie di esercizio. Mi presento, quindi presento i 3 corsi che io tengo alla laurea in percorsi di laurea magistrale presso la Federico II, insegno dinamica del veicolo ferroviario, quindi che fitta totalmente il tema di oggi, e poi ho altri 2 insegnamenti, uno sulla simulazione dei veicoli autonomi e la relativa sperimentazione, e un altro corso che è nato da poco, che riguarda la meccanica applicata, Applied Mechanics for Energy Efficiency. Come vedete abbiamo 3 esempi di veicoli: abbiamo un veicolo ferroviario, un veicolo su gomma, un autoveicolo a guida autonoma, qui abbiamo un truck. In questo esame tratto l'ibridizzazione delle propulsioni e tutto ciò che riguarda, come vedete in questo schema, l'ottimizzazione della gestione di veicoli ibridi in funzione della pianificazione del percorso, in funzione di tutti altri parametri. Quindi la meccanica applicata è intesa sempre applicata a un sistema di trasporto in ottica efficientamento energetico. Colgo l'occasione di questa slide per introdurre diciamo, per introdurre un po' l'origine di questo workshop, ma anche un'origine di una collaborazione che con l'amico Giovanni Mannara si è intensificata proprio durante il Covid. Può sembrare una cosa strana, ma è proprio così. Ho conosciuto Giovanni per i suoi sistemi, come ad esempio PowerV, che vedete qui, oppure altri, Octopus e altri ancora come Swan, ognuno di questi che ha degli obiettivi particolari. E abbiamo deciso di fare un accordo quadro di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale e IVM, che ha un aim, uno scopo molto, molto chiaro, cioè un ruolo dell'università nella mia persona di sviluppo di modelli matematici, numerici, fisici, che possono essere utilizzati per confrontare misure, per trovare tendenze. Quindi diciamo questo mondo sperimentale della misura e il mondo della simulazione che cercano di parlarsi, e le nostre, come dicevo prima, ricordo con molta, veramente con molta allegria, in un periodo così duro per noi tutti, quello del Covid, queste chiacchierate tecniche con Giovanni, proprio durante le quali poi stavamo a casa, quindi stavamo al computer in una modalità come quella che stiamo utilizzando ora, una modalità telematica, e ci confrontavamo su aspetti che ci appassionavano. E parte di questo è anche che vi dirò oggi, è proprio il frutto di queste chiacchierate. Parliamo del contatto ruota-rotaia. Possiamo immaginare un problema complesso. Abbiamo geometrie, come si diceva anche prima,
complesse perché la ruota ha un profilo linearizzato troncoconico, ma il profilo è ancora più, diciamo, è non lineare con questa sorta di troncoconicità. Poi abbiamo il profilo della rotaia che a nominale ha determinate successioni di curvatura e sappiamo anche che non è immutato nel tempo, quindi l'usura va anche ad incidere su queste geometrie. Quindi per trovare quelle che sono le forze di contatto bisogna analizzare nel dettaglio l'accoppiamento geometrico e risolvere l'interazione normale in questo accoppiamento. Vedete qui un esempio di area di contatto e l'interazione poi tangenziale, quindi l'interazione che si svolge all'interno dell'area di contatto, dove abbiamo la longitudinale, trazione e frenatura e la laterale. Questo problema ovviamente lo dobbiamo vedere per tutta la sala montata, per le due ruote, e quindi vediamo che di solito si studia andando a considerare dei sistemi di riferimento locali orientati, vedete ad esempio questo sistema Xi longitudinale, eta laterale, zeta verticale, e poi abbiamo un campo vettoriale di forze e che diventano poi forze interne che si scambiano in modo mutuo la ruota e la rotaia. Risolvere analiticamente il problema ed in modo dettagliato il problema del contatto ruota-rotaia si può fare sotto determinate condizioni semplificative. Sappiamo che il modello più utilizzato è il modello di Kalker. Lo stesso Kalker ha una formulazione lineare e una formulazione non lineare, e poi ci sono tutta una serie di estensioni di approcci analitici e semi-empirici, ad esempio il modello di Pollack che viene utilizzato quando abbiamo condizioni di variazione di aderenza. In generale utilizziamo dei software che vanno a fare che ci aiutano nella definizione dettagliata di tutti gli accoppiamenti. In questa slide vedete ad esempio una simulazione con dei vettori di forza, vediamo le rotaie e un esempio di carrello e vari input. Vi farò vedere ad esempio in questa slide si vede che la ruota si muove lateralmente e quindi vediamo come si modifica la distribuzione delle pressioni di contatto. Quindi abbiamo visto un'animazione, cambio ok. Vediamo ad esempio in quest'altro caso 4 aree di contatto appartenenti anzi in realtà abbiamo 8 punti di contatto appartenenti a 4 sale, quindi stiamo considerando un veicolo classico a 2 carrelli, 4 sale, e quindi vediamo un esempio di approccio in curva anche con una sopraelevazione. Quindi i software di modellazione multibody ci permettono di avere dei risultati attendibili e ci permettono anche di avere una visualizzazione abbastanza chiara dei fenomeni. Andiamo avanti, il monitoraggio dell'effettivo carico verticale per ruota lo sappiamo che è veramente importante, già è stato detto tanto, vediamo che incide sulla sicurezza di marcia, sull'usura, sulla stabilità, sulle sollecitazioni all'armamento, l'iscrizione in curva, la dinamica longitudinale, questo è importante, che ha risvolti anche su problematiche di tipo energetico. Ad esempio la propulsione, si diceva prima, ovviamente io ho bisogno di un'aderenza ben distribuita per la trazione, ma anche per la frenatura e anche ovviamente la qualità di marcia, dove per qualità di marcia intendiamo la parte di sollecitazioni a fatica e di vibrazioni dei componenti di un veicolo, ma anche il comfort di marcia, ovviamente.
Sicurezza di marcia, quindi stiamo parlando diciamo, di tutto ciò che riguarda in particolar modo come un veicolo diciamo, si approccia a un supera condizioni di sghembi. Vedete dalla 14363 si parla del twisted track, quindi stiamo considerando condizioni che la normativa ci suggerisce per fare la verifica degli sghembi. E qui vediamo in un paragrafo come il wheel unloading, cioè il fatto di avere uno scarico ruota, può essere relativo a vari fenomeni. Quindi vediamo che nella fase di transito su sghembi abbiamo l'influenza di una rigidezza torsionale della cassa, possiamo avere effetti sulla rigidezza torsionale del buggy frame, quindi del telaio del carrello e altro, oppure eccentricità e quant'altro. Quindi stiamo parlando di prove rispetto alle quali andiamo a valutare un possibile svio, prove quasi statiche, e quindi possiamo immaginare che se durante questi test di simulazione teniamo degli effetti, la condizione da cui partiamo, perché stiamo immaginando di pesare il veicolo a zero in statico, è fondamentale. Cioè dico, se partiamo da un veicolo pesato staticamente a tara che ha già delle imperfezioni nella distribuzione di massa, quando abbiamo questi effetti dinamici, ovviamente sappiamo che la condizione può peggiorare. La sicurezza rispetto allo svio è rappresentata in tutta la letteratura scientifica e tecnica da questa sezione, dove vediamo Y, che è il carico verticale, orizzontale, scusate, e laterale che la ruota scambia con la rotaia. Q è il carico verticale. Da qui nasce l'indice Y su Q, che, come ben sappiamo, si deve mantenere sotto una soglia. Un altro problema nelle prove quasi statiche riguarda proprio l'ammissibilità nei confronti dello scarico, quindi il delta Q su Q0, quindi il Q0 è quello che noi andiamo a misurare con la pesa statica sotto ogni ruota, e questo valore si deve mantenere sotto 0,60. Parliamo anche dell'indice di usura. L'indice di usura vi guido in questa slide. Vediamo che partiamo dal lavoro delle forze e delle coppie nell'area di contatto, quindi vediamo che teniamo delle forze per spostamenti, delle coppie per rotazioni. Da qui, non vi faccio tutti i passaggi, arriviamo a un indice che viene definito wear number, il numero di usura, un indice di usura. Quindi questo è un approccio di tipo energetico che ci dà un'idea dell'usura relativamente a quelle che sono gli scorrimenti, a quelle che sono le forze e coppie in gioco. La cosa interessante è che possiamo identificare per ogni valore, per ogni segmento di valore del wear number, delle usure che possono essere basse, medie o alte. Dal wear number poi è possibile risalire al materiale asportato e quindi all'evoluzione nel tempo del profilo della ruota. La prima domanda che ci siamo posti quindi è come un effetto di sbilanciamento incide su usura e su sicurezza di marcia. Parallelamente a questo abbiamo fatto anche degli approfondimenti su quali possono essere le cause. Abbiamo detto, ma sono state dette anche dai relatori precedentemente, che abbiamo in generale delle proprietà, possiamo avere delle proprietà inerziali non uniformemente distribuite,
oppure abbiamo delle variazioni sulle sospensioni primarie, delle imperfezioni di telaio, oppure delle imperfezioni dei degradi sulle sospensioni secondarie. Vediamo ora dei risultati sulla simulazione del comportamento in curva di un veicolo affetto da sbilanciamento. Quindi stiamo parlando di un comportamento, come vi dicevo prima, quasi statico, e per andare a capire le tendenze con una modellazione abbiamo introdotto uno sbilanciamento, un caso limite al 5%, un caso ancora più eccessivo del 10% di sbilanciamento rispetto a un tracciato ad S. Quindi abbiamo allestito un modello multibody di veicolo e ne abbiamo fatto una serie di simulazioni. Quello che vedete in questa slide, per esempio, è una simulazione di un gemello digitale, un digital twin di veicolo ferroviario che transita in curva, quindi abbiamo visto che passa per la curva di per la zona di transizione, abbiamo una variazione anche di sopraelevazione e poi si porta in curva piena. E qui con i vettori sono indicati le forze di contatto normali appunto all'area di contatto tra ruota e rotaia per la sala anteriore. Nelle prossime 3 slide quindi siamo andati a riportare quello che è l'incremento del rischio di svio rispetto al caso perfetto bilanciato 0% di sbilanciamento, nel caso 5% e 10%. Quindi vediamo come abbiamo una progressione del rischio di svio. Abbiamo anche un problema legato a una progressione del rischio di scarico eccessivo della ruota. Vediamo come questo si accenta ancora di più con uno sbilanciamento effettivamente eccessivo. E poi abbiamo qui anche diciamo, un dato molto interessante che in base allo sbilanciamento che andiamo a introdurre, no? E questo è come se fosse una fault injection nel modello dinamico, ci troviamo una riduzione della vita utile della ruota. Quindi nel caso sbilanciamento 5%, vediamo un 10% di riduzione della vita utile. Come la stimiamo questa riduzione? La stimiamo a partire dal wear index, dall'indice di usura, estrapolando poi quello che è il materiale asportato, appunto per usura. In quest'altra sezione invece abbiamo voluto simulare il comportamento di un carrello che ha le rigidezze sulle diagonali sbilanciate. Vediamo come è stata effettuata questa simulazione. Siamo partiti quindi da un carrello, vedete il telaio, vediamo diciamo, le due sale e le sospensioni primarie che abbiamo numerato come vedete. A questo carrello che transita a velocità costante su un tratto rettilineo abbiamo applicato nella simulazione una perturbazione laterale. La perturbazione laterale indicato come se fosse un impatto, una variazione simulata che, come vedremo successivamente, può essere rappresentativa, non so, o di nel caso di uno scambio, oppure di un'irregolarità sul binario, o un impatto dovuto all'aria, quindi diciamo tutta una serie di condizioni impulsive che si possono creare. Qui vediamo, abbiamo messo tutte le proprietà inerziali ed elastiche degli elementi coinvolti, questi sono i principali parametri. Abbiamo anche inserito quello che è il carico verticale rappresentativo di metà cassa sul carrello. E poi siamo andati a vedere quelli che sono dei risultati. Quindi da prima abbiamo visto le forze di contatto ruota-rotaia in condizioni statiche, le famose Q, le Q0, poi abbiamo visto gli spostamenti del telaio, rotazione e poi le forze di contatto.
Vediamo come abbiamo applicato la condizione di degrado. Quindi la condizione di degrado è stata fatta in modo tale da ridurre del 20% la rigidezza verticale delle sospensioni primarie 1,1 e 2,2. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo mantenuto inalterate le rigidezze 1,2 e 2,1 e indotto una riduzione, un degrado del 20% delle rigidezze su questa diagonale. È interessante notare che nel software, quando noi andiamo a simulare questa condizione, possiamo mantenere l'assetto invariato, quindi possiamo simulare il fatto che poi il livellamento del telaio è stato ripristinato attraverso un processo di regolazione dell'assetto, no? Con shims, il classico shimming e così via. Quindi praticamente a vista geometrica il carrello riporta tutte queste quote uguali. Quindi praticamente geometricamente a livello dimensionale questo carrello risulterebbe equilibrato. In realtà non è equilibrato perché ha le diagonali sbilanciate. Vediamo questa animazione. Per effetto della perturbazione laterale vado ad innescare un'evoluzione libera. Vediamo il confronto tra la condizione sbilanciata a sinistra, bilanciata a sinistra e sbilanciata a destra. Queste sono le forze verticali in condizioni statiche. Vediamo gli spostamenti del telaio, spostamento Y e Z. Questa è la condizione bilanciata, questa a destra è la condizione sbilanciata. Vediamo questo fenomeno che si innesca, che a livello vibrazionale ricorda un fenomeno di battimento. Quindi vediamo questa vibrazione che si induce nel caso di sbilanciamento delle diagonali, che desta un po' di attenzione e curiosità. Questi fenomeni, vediamo bilanciato, nel caso bilanciato per effetto di questa perturbazione, vediamo che ritorna nella condizione di equilibrio con un classico andamento elastico smorzato. Mentre nella condizione di diagonali sbilanciate vediamo ancora di più, nel caso delle rotazioni, rollio, beccheggio e serpeggio, questo effetto. Il rollio ovviamente è quello più accentuato. Queste tendenze di fenomeni vibratori particolari le troviamo sia nelle forze longitudinali, vediamo, questo è il confronto tra bilanciato e sbilanciato, sia nelle laterali, vediamo sempre il confronto tra bilanciato e sbilanciato, sia nelle forze verticali. Quindi nel contatto ruota-rotaia siamo andati a considerare le tre componenti di forze nell'area di contatto e quindi vediamo questo fenomeno molto chiaro. A questo punto ci siamo anche interrogati, ma ecco, se fosse qualcosa di numerico oppure no. E allora nella teoria della composizione di due moti armonici, diretto secondo lo stesso asse, vediamo che se rappresentiamo questa somma di due moti armonici secondo vettori rotanti, vediamo x grande 1 e x grande 2, se la pulsazione, che è la velocità angolare di questi vettori, è la stessa per il moto 1 e il moto armonico 2, teniamo che la risultante è un moto armonico dove x grande è questa ampiezza e poi abbiamo che φ0 è l'arco tangente di questa quantità. Quindi abbiamo sempre un moto armonico. Ma quando le pulsazioni dei due moti armonici non sono uguali, ma sono diverse, in generale non possiamo dire che il risultante è un moto armonico.
diventa un moto armonico se abbiamo che il rapporto tra le pulsazioni è un numero razionale. Vediamo un esempio. Se abbiamo che le due armoniche, ad esempio, abbiamo 2,5 Hz e 1,5 Hz, il rapporto è 5 terzi, il moto risultante è sempre armonico e avrà un periodo di 2 secondi. Se variamo di poco queste due frequenze, 2.55 e 1.55, abbiamo sempre, anche in questo caso, che il rapporto numero razionale è del 20 secondi. Quindi vediamo come continuiamo ad avere un moto armonico, ma una lieve differenza di queste vibrazioni, di queste frequenze, danno una variazione importante di periodo. Passiamo da 2 a 20. E vediamo l'ultimo caso, il caso dei battimenti. Nel caso dei battimenti, se due moti armonici hanno frequenze o pulsazioni omega 2 e omega 1 molto vicine, si viene a creare una condizione del genere, cioè l'ampiezza del moto risultante varia con la frequenza e quindi che succede? Abbiamo dei punti in cui risulta molto bassa, poi diventa più alta e poi riscende, e questo è il fenomeno del battimento. Quindi il fenomeno del battimento avviene quando abbiamo dei moti armonici con delle frequenze molto molto simili, ma non uguali. A questo punto è chiaro che una variazione del 20% delle rigidezze sulle diagonali introduce un alto modo di vibrare, quindi parliamo di un effetto vibrazionale, con dei modi che hanno una frequenza principale simile a quella bilanciato, ma lievemente differente. E qui si vede il fenomeno del battimento, che dal punto di vista meccanico sono delle vere eccitazioni al telaio carrello e a tutto il sistema carrello, che poi vengono trasmesse. E il fatto, la dimostrazione che è proprio questa variazione lieve delle rigidezze sulle diagonali che induce il fenomeno del battimento è dato proprio da queste altre due simulazioni. Cioè, quando il degrado diventa più elevato, semmai abbiamo altri problemi, il caso quasi statico, no? Abbiamo altri problemi. Ma spostando questa nuova frequenza naturale che nasce dal degrado verso valori più bassi, spostandolo da quella che è la condizione nominale, io non ho più i fenomeni di battimento. Quindi in sintesi, che succede? Succede che lievi variazioni ecco, un 20% di variazione di queste rigidezze sulle diagonali innesca questi fenomeni vibratori che possono risultare dannosi. E da tutto questo qual è il risultato scientifico tecnico? Che bisogna misurare ovviamente in modo chiaro e ripetibile lo scarico ruota e bisogna ricercare in modo chiaro quelle che sono le cause, perché nel caso di cause di rigidezze differenti sulle diagonali, staticamente possiamo avere una condizione che sembra buona, quindi veicolo a tara, condizione buona, ma in realtà in dinamico possiamo avere dei seri problemi. Abbiamo visto che ho quasi finito, abbiamo visto che sono state simulate delle perturbazioni laterali, no? Quindi abbiamo innescato dei moti liberi di vibrare. In realtà sul veicolo possiamo avere delle forzanti, quindi abbiamo una condizione forzante, no? Dovuta ad imperfezioni sulle ruote, quindi ci portiamo appresso col veicolo un'eccitazione periodica col giro ruota, il wheel flat, il thread spalling, la poligonazione delle ruote, oppure possiamo avere dei fenomeni perturbanti periodici con i giunti di rotaia, oppure il fenomeno dell'ondulazione sempre sulla rotaia, oppure
negli switch. Ancora, quindi dinamicamente, questi effetti vibratori dannosi, vediamo questo schema, una semplificazione del car body dove abbiamo sospensione secondaria, il telaio primaria e ruota con questi fenomeni vibratori e anche di noise ovviamente, le origini che possiamo avere qua e ad esempio in questa review sui fenomeni affaticanti vediamo come queste sollecitazioni anomale poi possono comportare delle rotture a fatica dei componenti, quindi un affaticamento in generale, un degrado dei componenti del carrello oppure la nascita di cretti e quant'altro. Che voglio dire? Voglio dire che se già di fatto teniamo problematiche del genere, il fatto di non avere una buona riequilibratura e quindi una verifica chiara di quella che è la distribuzione delle forze peso a terra sulla ruota staticamente, in dinamico mi posso trovare delle problematiche che si aggiungono a queste. In conclusione, vi voglio far vedere questo video. Dove in questo video è chiaro che un carrello è in continua sollecitazione periodica. Considerazioni finali, abbiamo le ultime slide, quindi quello che voglio dire, bene, per rispondere alla domanda ripercussioni sull'economia di esercizio, quello che può essere una più attenta verifica dello stato del carrello dal punto di vista della distribuzione delle forze si potrebbe ripercorrere, anzi si ripercuote sicuramente su quello che può essere un efficientamento della manutenzione e quindi tutto questo si ripercuote sull'operation e quant'altro. Quindi quando noi definiamo, vediamo il veicolo nel suo intero ciclo di vita, dobbiamo considerare che questi aspetti hanno dei risvolti, questi aspetti di verifiche e di misurazione hanno dei risvolti molto importanti sul life cycle. Anche per questo motivo abbiamo visto sempre il crescere e l'innovare in quelle che sono approcci di manutenzione predittiva, lo vediamo rappresentati in questa slide, ed infine mi piaceva sottolineare l'attenzione che se andiamo a vedere quelle che sono le linee di innovazione sottolineate dalla Europe's Rail Joint Undertaking, quindi quelle che sono le flagship area nell'ambito rail, in vari di questi aspetti c'è proprio la sottolineatura alla sostenibilità e quindi alle best practice per quanto riguarda le procedure manutentive e quant'altro, cioè il fatto di allungare la vita utile, quindi ridurre le usure delle ruote, allungare la vita utile dei componenti, le sospensioni primarie, secondarie e tutte le altre parti che abbiamo sul carrello e sul veicolo in generale, è un tema molto sentito sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista della sostenibilità economica ed ambientale. Vi ringrazio per l'attenzione, io con questo ho concluso. Grazie professore Modestino. Allora io do a questo punto la parola all'ingegnere Bocciolini. Luca, mi sente? Buongiorno, Luca Bocciolini vi sente. Sì, perfetto. Allora Luca, Inizio con ringraziare l'ingegner Modestino per l'invito. Ti è arrivata la notifica? Anche Giovanni per avermi coinvolto, ecco. Io sono Luca Bocciolini, sono responsabile dei laboratori. Hai da condividere delle slide, giusto? Sì, assolutamente. Ok, sì. Perdonami, ti ho già inviato il ruolo di relatore. Se lo accetti Ora così mi presento un attimo e prepari. poi condivido. Ok, grazie.
Sono Luca Bocciolini, sono responsabile dei laboratori di prova Italcertifer da giugno 2016, precedentemente responsabile del settore prove meccaniche dei laboratori Italcertifer dal 2012 al 2016 e dal 2005 al 2012 mi sono occupato di sperimentazione ferroviaria nel Dipartimento di prove meccaniche della sperimentazione di Trenitalia. Ecco, quindi questa è un po' la mia storia. Ora procedo alla condivisione dello schermo e vediamo come va. Si vede correttamente? No, Luca, non vediamo nulla. Allora un attimino che procedo a ridartelo nuovamente. Un attimo che lo riprendo io e te lo... Un attimo, guarda un po' Sì, ora. Perfetto. Ecco, sì, vai. Se vuoi mettere modalità presentazione, quindi schermo intero. Ora sto provvedendo. Sì, perché stai... Ok, Siamo? perfetto, grazie Luca, grazie. Benissimo, allora io andrò a approfondire una delle tante tematiche sviluppate nel corso di questo convegno, e in particolare l'influenza degli sghembi sulla distribuzione del carico statico per ruota. Quindi come uno sghembo va a modificare il carico statico sulle ruote di un veicolo. A riguardo farò un rapido overview sulla normativa applicabile, quindi andremo a vedere la definizione di sghembo, la definizione e che cos'è lo sghembo di un binario, che cos'è uno sghembo di cassa e cos'è uno sghembo di carrello, e poi come lo sghembo influenza il carico sulle ruote. Allora, normativa di riferimento, la principale è la TSI materiale rotabile, al paragrafo 4.2.3 che indica anche i limiti per lo squilibrio già affrontati. Poi vi sono due norme che regolano le prove per la misura del peso, quindi la N15654 e la IC 61133. Importante è anche la norma N14363 che andremo a utilizzare nella presentazione che ho appena iniziato, perché la norma 14363 regola le prove di sghembo, in particolare le prove di sghembo di interperno e di carrello. E proprio attraverso queste prove si può verificare sperimentalmente qual è l'influenza dello sghembo, quindi di uno sghembo che si misura in per 1000, lo vediamo tra poco, o in millimetri, se la base è nota, rispetto alla variazione di carico per ruota. Ma partiamo dalla Treccani, quindi partiamo dall'ettere. Ecco. Cos'è lo sghembo? Sono interessanti tutte e due le definizioni e le andremo a utilizzare nel corso della presentazione. Qualcosa a sghembo è qualcosa di non diritto, distorto, di tortuoso, quindi qualcosa che potrebbe non andare. Ecco. Lo sghembo in geometria, e questo è ugualmente importante come definizione, è quando due rette non giacciono su di uno stesso piano e perciò non sono né incidenti né paralleli, e non sono né incidenti né parallele. Okay? Queste due definizioni sono fondamentali per andare avanti nella comprensione dello sghembo. E partiamo dallo sghembo di binario. Lo sghembo di binario, quello che vediamo sulla sinistra, è una condizione voluta. È una condizione voluta perché quando si marcia in rettilineo le due rotaie giacciono sullo stesso piano orizzontale senza alcuna sopraelevazione. Quando si viaggia in curva la rotaia esterna è sopraelevata diciamo normalmente fino a 150 mm. Quindi per passare dalla condizione di piano alla condizione di sopraelevazione è inevitabile la presenza all'interno del raccordo di binario di uno sghembo. Lo sghembo è caratterizzato sempre da una base e da una altezza. Il rapporto è in per 1000. Questo è lo sghembo buono, è lo sghembo necessario per far circolare il materiale rotabile sull'infrastruttura ferroviaria. Poi c'è anche un altro sghembo che è altrettanto inevitabile, ma un po' meno buono, è quello dovuto ai difetti di binario, ad esempio. E qua si parla di sghembo di binario, quindi ai difetti di binario. Il binario non ha la distribuzione ideale, tant'è vero che è caratterizzato da difetti di livello longitudinale. I difetti di livello longitudinale sono dei difetti sul piano verticale, quindi solitamente delle buche. La buca, per come è creata, genera chiaramente e inevitabilmente uno sghembo che può andarsi a sovrapporre, può essere il rettilineo in curva o il raccordo.
Particolarmente dannoso è quando si trova sul raccordo, perché si va a sovrapporre allo sghembo già presente, che è quello del raccordo in curva, che è quello del raccordo tra curva e rettilineo. Lo sghembo di binario, o lo sghembo in generale, va a interfacciarsi con un veicolo ferroviario, e quindi va a interfacciarsi sostanzialmente con due sistemi, anzi con un sottosistema che è il carrello e con un sistema più completo che è il veicolo. Andiamo a vedere come si va a interfacciare. Va bene? Sulla sinistra vediamo uno sghembo di carrello. Uno sghembo di carrello, vedete, può interessare anche un solo carrello. E in particolare immaginiamoci, vedete, le ruote 1-1 e 2-1 stanno dietro, le ruote 1-2 e 2-2 stanno davanti. Se io vado a sollevare le ruote 1-1 e 2-2 di una certa grandezza e vado ad abbassare le ruote 1-2 e 2-1 della stessa grandezza, l'altezza media del telaio carrello resta la stessa. Tuttavia ho creato uno sghembo anche importante, perché è una diagonale, la diagonale 1-1, 2-2 che è sollevata, e la diagonale 1-2 e 2-1 che si abbassa. Questo comporta, se pensate alla definizione delle rette, proprio che il carrello sta su due rette che hanno pendenze opposte e uguali. E questa è un'applicazione classica di uno sghembo di carrello che non implica uno sghembo di cassa, uno sghembo lungo l'interperno. In questo caso la base dello sghembo, per lo sghembo di carrello, la base dello sghembo è il passo carrello. Sulla destra invece andiamo a vedere quello che è lo sghembo di interperno. Lo sghembo di interperno ha come base l'interperno. L'interperno è la distanza tra i centri dei due carrelli. In questo caso, questa è un'applicazione ideale, quella che vediamo qua disegnata, che non comporta alcuno sghembo di carrello. Come si realizza? Si realizza andando ad alzare della stessa quantità le ruote di un lato, quindi in questo caso la 1-1 e la 2-1, e si va a alzare di quantità identica le ruote dell'altro lato, quindi la 1-2 e la 2-2. Le rette su cui stanno i due binari, o gli appoggi delle due ruote, sono rette parallele tra di loro all'interno del carrello. Quindi nessuno sghembo vi è sul carrello. Se però andiamo a vedere cosa succede all'intero veicolo, allora vediamo queste due rette. E queste due rette sono sghembate perché si va a applicare uno sghembo che va a lavorare in particolare tra i centri delle due sospensioni secondarie. Ok? Cose particolari che ci faranno comodo successivamente. Quando si applica lo sghembo di carrello ci si confronta con la rigidezza data soltanto dalla primaria e col passo e con la distanza tra due assi, quindi una rigidezza maggiore, perché il carrello ha una rigidezza alta, e un passo più piccolo, quindi a parità di millimetri uno sghembo in per mille maggiore. Quando si ragiona di sghembo di interperno, la rigidezza con cui ci si va a confrontare è quella globale di primaria, carrello, secondaria e cassa. Quindi vi è maggiore flessibilità e la base con cui si ragiona non è più il passo carrello ma è l'interperno, quindi un numero più grande. Queste due grandezze possono essere studiate in una prova di sghembo sperimentalmente per andare a trovare la rigidezza torsionale del carrello, quindi quanti chili si spostano con un millimetro di sghembo di carrello, e quella invece globale del veicolo, quindi quanti chili si spostano con un millimetro di sghembo di interperno. Ora vado a illustrare un po' di casi esplicativi. Si è ragionato di diagonali che si caricano e diagonali che si scaricano. Spero con un po' di esempi di rendere più chiara la cosa. La rappresentazione un po' semplificata vede in blu disegnata la cassa, partendo dall'alto quindi, in giallo le sospensioni secondarie, quelli in verde i carrelli e in nero le sale. Il più indica uno spessoramento, quindi la presenza di una differenza di livellamento. Quindi se tutte le ruote stanno in piano, i punti dove c'è un più sono soggetti a un sollevamento. Cosa comporta questo sollevamento? In base a quello che abbiamo visto prima, dato che sollevo le ruote di una diagonale, a livello di secondaria il carrello sarà mediamente impari, quindi non va a succedere niente sullo sghembo di interperno. Invece succede qualcosa sullo sghembo di carrello e quindi la distribuzione dei carichi sul carrello varia. In particolare, vediamo, si carica una diagonale, quella rossa, e si scarica
teoricamente in ugual misura la diagonale blu. Ok? Andiamo a fare l'esercizio diverso. In questo caso tutte le ruote sono impari e io vado, invece che a sollevare le due ruote che erano sollevate prima, vedete, ad abbassare della stessa quantità le due ruote dell'altra diagonale. Bene, l'effetto è identico, è lo stesso dal punto di vista dello sghembo. Quindi vado a caricare la diagonale rossa, quella che è rimasta impari, e vado a scaricare la diagonale blu, quella che si è abbassata. Una nota dal punto di vista della sicurezza, la Q è quella che tiene la ruota sui binari. Quindi quello di cui abbiamo paura per la sicurezza è una Q bassa, sono le ruote che si scaricano. Andiamo ora a fare il lavoro doppio, vale a dire mettiamo insieme quanto abbiamo fatto nei due esempi precedenti. Quindi andiamo ad applicare un sollevamento che può essere applicato o sotto le ruote o sotto la primaria, quindi può essere simulato sollevando le ruote a livello di ruote, può essere uno spessoramento della primaria del carrello sotto una diagonale e andiamo a abbassare, quindi a togliere spessori sull'altra. Bene, si raddoppia lo spostamento di carico, quindi avrò una diagonale che è 2 volte più carica di come era negli esempi precedenti e una diagonale del carrello che è 2 volte più scarica di come era negli esempi precedenti. Queste sono tutte informazioni che sono importantissime quando si va a leggere una prova di pesatura e quando si va a leggere la condizione di un veicolo, perché gli squilibri destra-sinistra sono legati al baricentro, ma gli squilibri sulle diagonali sono legati sempre a sghembi. Chi fa misure, il primo problema che si pone è: lo sto introducendo io con un problema di livellamento o è un problema del veicolo? Ok? Perché le due cose non si possono distinguere se non abbiamo un rilievo corretto del piano su cui appoggia il veicolo. Andiamo ora a vedere lo stesso esempio, abbiamo visto lo sghembo di carrello, andiamo a vedere lo sghembo di interperno. Quindi qua stiamo applicando idealmente uno sghembo di interperno. Lo sghembo di interperno possiamo applicarlo in due modi. Qua ho supposto di andare a mettere uno spessore sotto la sospensione secondaria. In questo punto, stessa quantità. Avrei avuto un effetto simile dal punto di vista delle diagonali, andare a spessorare sotto questa primaria e sotto questa primaria, sotto questa primaria e sotto questa primaria. Avrei avuto un effetto simile andando a spessorare sotto queste due ruote e sotto queste due ruote. In questo caso non si generano sghembi di carrello perché le rette su cui poggiano queste due ruote e queste due ruote restano le stesse e sono parallele. Ugualmente queste due ruote e queste due ruote. Invece cambiano le rette su cui poggiano i due carrelli. Quindi una diagonale si va a caricare perché questa retta sale andando da qua a qua, mentre questa retta sale, la retta sulle ruote in alto sale andando da destra a sinistra, la retta sulle ruote in basso sale andando da sinistra a destra, quindi abbiamo un evidente sghembo. Questo sghembo va a caricare questa diagonale. Ecco qua. Ancora un esempio, qua vado a togliere, ok? Stesso effetto, posso togliere o sotto la secondaria o sotto le ruote o sotto le boccole, di questo lato e di questo lato. Non ho influenza sul carrello, ho differenza sulla base dell'interperno, quindi mi si carica la diagonale che resta in pari, mi si scarica la diagonale che scende. Spero con gli esempi di aver impresso bene il concetto, ecco, perché è la base per capire cosa comporta ad esempio uno sghembo congenito di cassa, uno sghembo congenito di carrello su un rotabile. Come abbiamo visto prima sul carrello, lavoriamo doppio in questo caso, quindi togliamo, aumentiamo, togliamo, aumentiamo. Se il sistema è lineare, rispetto ai due casi precedenti si sommano gli effetti, quindi mi trovo uno spostamento di carico doppio. Sul carrello non ho nessuno scompenso perché ho lavorato a livello di secondaria o a livello di coppia di ruote di carrello. Nella realtà non vi è mai solo uno sghembo di carrello e uno sghembo di cassa, perché gli sghembi di carrello e di cassa esistono sia per quanto si limitino sul piano ideale in cui si fa la pesatura, sia sul livellamento di un carrello, sia sul livellamento di una cassa.
per quanto fatti bene, non sono mai perfetti. Quindi ci troviamo sempre a confrontarci con sghembi di cassa e sghembi di carrello sovrapposti. In questo caso li vediamo in maniera ideale, quindi vediamo prima l'applicazione di uno sghembo di interperno, uno sghembo lungo, si alzano due ruote, si abbassano due ruote, e in croce si alzano due ruote e si abbassano due ruote, e poi andiamo a sovrapporre su un carrello lo sghembo di carrello. Ecco, questa è una prova classica di sicurezza allo svio su sghembi di binario fatta al banco e permette di valutare complessivamente la rigidezza sia del veicolo rispetto agli sghembi di carrello, sia del veicolo rispetto agli sghembi di cassa. È quella sulla base di cui poi, sulle evidenze di tante prove fatte negli anni, potrò darvi qualche numero su qual è l'influenza in millimetri chilo della presenza di uno sghembo. Andiamo a vedere con la stessa rappresentazione grafica di prima, appunto, un caso che non è un caso di studio, quindi di valutazione per andare a vedere come si combinano gli sghembi, ma un caso semplice ma possibile, più reale. Quindi immaginiamo di avere un veicolo completamente livellato, tranne su questa ruota. Su questa ruota abbiamo più 5 mm. Ecco, 5 mm su questa ruota andranno a causare due tipologie di sghembo. A livello di carrello, alzando di 5 mm di questa ruota, vado a caricare questa diagonale e a scaricare questa diagonale, ma non ho simmetria negli spessoramenti di questo carrello, quindi sul carrello questo lato risulterà mediamente più alto di questo. Essendo l'altro carrello completamente impari, vado a introdurre delle variazioni di peso degli squilibri su tutte le ruote. In particolare vado a caricare questa diagonale e a scaricare questa diagonale su questo carrello e vado a caricare questa diagonale e a caricare questa diagonale sulla cassa. Gli effetti sono combinati. Come vedete ho usato dei pesi di dimensione diversa per cercare di dare un'idea intuitiva. Lo sghembo di carrello, come abbiamo detto, a parità di millimetri agisce su una lunghezza più corta, quindi la base è il carrello, e quindi è un per 1000 più alto, e su una rigidezza più alta, perché si applica, diciamo, l'unico sistema che ha il veicolo per compensarlo sono le primarie, le sospensioni primarie che sono più rigide. E quindi uno sghembo piccolo sul carrello comporta uno spostamento di peso più grande. Quando invece mi muovo, l'influenza di questo piccolo sghembo sulla ruota sul veicolo globale è più bassa per due motivi. Il primo, se ho 5 mm qua, mentre il carrello vede tutti e 5 mm, la cassa ne vede 2,5, perché mediamente queste due ruote si alzano 2,5, quindi ho già dimezzato lo sghembo. In più la base con cui il veicolo vede lo sghembo è quella dell'interperno, quindi molto più lunga. A questo si aggiunge il fatto che la rigidezza torsionale è più bassa, perché ho due livelli di sospensione e ho anche la flessibilità della cassa. Quindi l'influenza di questo piccolo sghembo sulle ruote dell'altro carrello è più bassa. Vedete? Normalmente può capitare che si sovrappongono sghembi di cassa e di carrello. Qua sono andato a sovrapporre allo sghembo che abbiamo trattato già prima un altro sghembo di interperno su questa sospensione, che quindi va a peggiorare la situazione, perché carica la stessa diagonale di questo sghembo di carrello. E quindi vedete i pesettini legati allo sghembo lungo aumentano di quantità e si aumenta una pericolosità su questa ruota, perché questa ruota subisce sia gli effetti di questo sghembo di carrello, quindi importante di carrello e piccolo di interperno, che gli effetti di questo sghembo di carrello, che va anch'esso a caricare, di questo sghembo di interperno, che va anch'esso a scaricare questa ruota, anzi queste due ruote. Ok? Quindi vedete, più due pesettini, uno grande e uno piccolo, più uno grande dovuto allo sghembo di carrello e più due piccoli dovuti allo sghembo di interperno. Andiamo ora a vedere quanto vale, per avere un'idea grossolana, tra tante tipologie di veicolo, gli spostamenti, le influenze dei millimetri nello spostamento di carico su una ruota. Okay? Possiamo dire che ogni millimetro di sghembo di interperno
sposta a livello di ruota tra i 15 e i 40 kg. Quindi la massa resta sempre la stessa, ma uno sghembo di interperno di 1 millimetro mi andrà a spostare dai 15 ai 40 kg in funzione della tipologia del rotabile, della rigidezza della primaria, della rigidezza della secondaria, del passo carrello, dell'interperno, della rigidezza torsionale della cassa e del carrello. Quindi l'ordine di grandezza è 15-40 kg per millimetro. Uno sghembo di carrello sposta dal doppio a 7-8 volte, ecco. Quindi 1 millimetro di sghembo di carrello sposta il livello di ruota da 70 a 100 kg. Quindi un impatto molto più importante. Per questo, se quando si pesa un rotabile è importante garantire un livellamento corretto su tutto il veicolo, ancora più importante è garantire un livellamento corretto sulla distanza del passo carrello tra le due ruote, perché l'influenza di un qualsiasi difetto si amplificherà in maniera importante. E ugualmente questo vale quando si va a fare il livellamento di un rotabile. Vado a concludere e cerco un po' di tirare le fila di tutto il ragionamento fatto e di tutti i discorsi condivisi. I veicoli ferroviari poggiano su più punti, sono evidentemente iperstatici, no? Il veicolo che abbiamo preso ad esempio ha 8 appoggi. Le sospensioni e la flessibilità intrinseca del veicolo permettono di distribuire il carico sulle ruote anche in caso di non perfetta planarietà, e questo è fondamentale. Lo sghembo di binario è intrinseco dei raccordi e può essere amplificato dai difetti di binario. Ma lo sghembo è anche un difetto che è sempre presente, perché i binari non sono mai binari ideali, quindi è presente sui binari, i carrelli dei veicoli non sono mai ideali e quindi è sempre presente uno sghembo di carrello, e le casse dei veicoli con il loro spessoramento sulla secondaria non sono mai ideali neanche quelli, e quindi è sempre presente anche uno sghembo di interperno. Una non equilibrata distribuzione del carico sul veicolo, quindi, anche con un baricentro idealmente all'incrocio delle diagonali e su un binario perfettamente piano, può essere causata da sghembi congeniti di cassa e di carrello, che sono quelli che si vanno a correggere in fase di manutenzione o in fase di costruzione di un veicolo. Gli sghembi congeniti di cassa e di carrello si sovrappongono tra loro, caricando e scaricando diagonali della cassa e del carrello, come abbiamo visto, e sovrapponendo i loro effetti, per cui non è sempre facilissimo interpretarli. Pochi millimetri di sghembo possono spostare centinaia di chili nella distribuzione del carico statico di un veicolo ferroviario. E questo ci porta a due riflessioni, no? La prima, che è fondamentale controllare in maniera accurata, come di fatto è richiesto in maniera severissima dalle norme, il piano su cui si misura la pesatura di un veicolo. L'altro è quello che è fondamentale, che un veicolo sia equilibrato, perché la presenza di sghembi di cassa e di carrello può comportare degli squilibri. Ecco. E la pesatura è uno strumento che ci permette di andare a evidenziarli, più che sugli squilibri destra-sinistra, proprio andando a evidenziare le diagonali. Le diagonali sono, e spero di avervelo detto, penso di avervi mostrato una decina di slide con righe rosse e blu, quindi di avervelo fatto capire, sono la chiave per capire, leggendo una pesatura, se ci sono sghembi di carrello e sghembi di cassa. Come ho detto, non è possibile distinguere in fase di pesatura quello che è un difetto sul piano, sul livellamento del veicolo, da quello che è un difetto sul livellamento del binario. E per questo è indispensabile avere un controllo accuratissimo del piano su cui giacciono le 8 ruote del veicolo al momento della pesatura. Altrimenti io rischio di dare delle indicazioni al costruttore o al manutentore per fare delle correzioni sul livellamento del carrello e sul livellamento della cassa, che non vanno a correggere il veicolo, ma vanno a correggere un difetto del binario sul quale l'ho pesato. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie ingegner Bocciolini. Allora andiamo a riprendere il collegamento con l'ingegner Mannara. Giovanni, mi senti? Allora, ecco, ti sento, non attivo la telecamera per
se abbiamo problemi di No, no, banda. no, nessun problema, non abbiamo... Grazie, grazie Giovanni per Allora, questa tua... attivo adesso anche la telecamera. Sì, ti do il ruolo di relatore, Mi dai sì, il ruolo di relatore, ti ringrazio. di nulla. E vediamo un attimo questa qua. Modello semplificato. No, però ecco, è andato su quest'altro. Eccomi qua, mi vedete, mi sentite, tutto ok? Sì, sì, Giovanni, puoi procedere, grazie. Perfetto, grazie. Ho ricevuto diversi segnali dal preside che abbiamo sforato un po' i tempi. Cercherò di essere breve e cercherò quindi di darvi un assegno in modo da poter continuare certi ragionamenti che inizieremo adesso anche da soli al di fuori di questo momento di incontro. Che cos'è modello semplificato? Io un po' diciamo, per formazione culturale, a me piace molto il poter modellare qualche cosa piuttosto che numericamente, modellarlo anche in maniera matematica, in maniera semplice, perché la semplicità mi aiuta a capire un po' di più ragionamenti anche complessi che il relatore che mi ha preceduto, e mi complimento molto con Luca Bocciolini, ha diciamo faticosamente ci ha raccontato e per introdurci in questo mondo degli sghembi di carrello piuttosto che sghembi dell'intero veicolo, della cassa, eccetera, che sono dei percorsi abbastanza complessi. Vediamo adesso che cos'è che mi sono un po' divertito a fare così, ecco, per aiutarmi a capire meglio certi fatti. Ho provato a fare un modello analitico, un modello che avesse una soluzione analitica molto semplice, che partiva da una struttura rigida, che avesse solo le sospensioni primarie, che non ci fossero gli attriti che nella precedente relazione abbiamo notato quanto fastidio ci possono dare. Ho immaginato in questo modello che il contatto ruota-rotaia avvenisse su un piano perfettamente orizzontale, quindi in questa fase qui escludo la presenza di sghembi e applico il peso all'incrocio delle diagonali, fatto salvo anche la possibilità di applicare il peso con un'eccentricità rispetto all'incrocio delle diagonali. In questo piccolo modellino ho escluso completamente la possibilità di carichi dinamici e di vincoli esterni. Se in questo caso qui noi abbiamo che le grandezze in input sono il peso totale che grava sul carrello, l'eccentricità con cui applico la forza peso rispetto all'incrocio delle diagonali, i vincoli geometrici del carrello, quindi lo scartamento e l'interasse, e le rigidezze delle sospensioni primarie. Posso poi magari ipotizzare di avere uno sghembo attraverso questo parametro del TS applicato sulla ruota 2. In questa ottica posso scrivere le equazioni dell'equilibrio della traslazione verticale, della rotazione intorno all'asse X e all'asse Y e la condizione di complanarietà fra i punti di aggancio delle sospensioni rispetto al telaio che ho simulato. Le incognite del sistema sono le 4 forze scaricate da ciascuna ruota sulla rotaia. Le soluzioni
sono di questo tipo qua e come possiamo vedere abbiamo una certa dipendenza dalle 4 rigidezze e poi abbiamo una corrispondenza fra quello che avviene su ciascuna ruota rispetto alle altre e sulla ruota 2 dove ho ipotizzato la presenza di uno sghembo c'è la grandezza, quanto varia la forza della ruota 2 rispetto alla presenza di uno sghembo. Sto andando un po' veloce, un po' perché a quest'ora parlare di formule mi immagino che sia un po' pesante e anche per me e un po' perché abbiamo sforato abbastanza i tempi e non vorrei diciamo abusare della vostra pazienza a seguire queste presentazioni che fortunatamente ecco, prima di me sono state molto interessanti. Ora vi andrei a illustrare brevemente quello che è una web application che abbiamo costruito sulla base di questo modello analitico semplificato che abbiamo chiamato Playground Power Cloud, al quale ciascuno può accedere attraverso una semplice registrazione e vi potete divertire a guardare un po' quello che succede. Adesso, per provare a vederla assieme, giusto per introdurla, proviamo un attimino ecco qua, non so se si vede quanto si vede e proviamo a illustrarla. Questa è una applicazione, una web application che si è andata evolvendo a mano che questo modello l'abbiamo applicato, ci siamo divertiti, ci abbiamo giocato e poi è proprio da questo che è nato il termine Boogie Playground. Andiamo a vedere per curiosità questo modello base e andiamo a vedere dei percorsi di scenario di utilizzo, abbiamo chiamato scenario di utilizzo, per vedere un po' come il modello va appunto a modellare il carrello. Supponiamo che noi immaginiamo di ridurre la rigidezza delle 4 sospensioni e in questo caso, cosa che ci aspettiamo, ovviamente, noi abbiamo i 2 scenari di stato A e stato B, dove nello stato B abbiamo ridotto un tantinello le rigidezze e abbiamo qua qualcuno mi segnala che si vede ancora. Sì, si vede ancora la slide dove è presente il modello. Non stiamo andando avanti, non si Allora, carica. scusatemi, forse Prego. vediamo un attimino. Adesso si vede ancora la slide di prima? No. Adesso si vede bene. Allora, vabbè, provo brevissimamente a farvi vedere la schermata iniziale del Boogie Playground, dove abbiamo a mano aggiunto dei moduli a mano che ci siamo divertiti a giocare con questo modello che vi ho presentato prima. Il modulo base è un modulo con il quale io posso giocare con il modello e con le soluzioni che vi ho fatto vedere prima. In particolare poi abbiamo costruito una serie di scenari di utilizzo per andare a vedere che cosa accade nei vari casi. Stavo dicendo, immaginiamo di avere una diminuzione delle rigidezze e andiamo a confrontare i 2 stati
quello di sinistra, lo stato A, in cui ho le rigidezze in uno stato iniziale, e lo stato B, in cui ancora sulle 4 sospensioni primarie ho delle rigidezze ridotte, e posso confrontare quello che accade nello stato A rispetto allo stato B. È evidente che fra A e B la distribuzione della forza peso sulle 4 ruote non cambia. Quello che andrà a cambiare sarà l'accorciamento della molla fra sinistra e destra, perché quando io riduco la rigidezza, per compensare le 5 tonnellate su ciascuna ruota, naturalmente accadrà che si accorcia di più. Quindi l'accorciamento in questo caso, che abbiamo calcolato banalmente a 65 mm, e che poi possiamo vedere anche in questa piccola animazione, dove io confronto lo stato A con lo stato B, e vediamo che le barre viola per ciascuna ruota rimangono identiche, mentre le barre verdi, che rappresentano l'accorciamento, aumentano nel caso in cui abbiamo il caso B, in cui abbiamo una rigidezza per ciascuna sospensione che è un po' minore. Sto andando veloce, ma perché avete tutti quanti la possibilità, se vi fa piacere, di andare su questa web application e giocarci un po'. Vediamo adesso il caso in cui è presente anche una eccentricità, e quindi ancora una volta confrontiamo i due casi che abbiamo previsto. Nel caso A, quello di confronto, quello base, in cui l'eccentricità è nulla, e nello stato B abbiamo questo pizzichino di eccentricità, 30 cm da una parte sull'asse X e 19 mm sull'asse Y. E che è rappresentato anche in questo grafico qua, dove il puntino rosso mi fa vedere la eccentricità del carico. Che cos'è che ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare chiaramente che questa volta la forza peso non si distribuisce più in maniera uguale come accade qua a sinistra, ma al contrario cambia a seconda della posizione del carico, e è congruente con la posizione del carico anteriore sinistra, tant'è che abbiamo che il peso è maggiore sulla ruota 2. E questo ce lo aspettavamo, quindi questo è congruente. Quello che invece cominciamo ad osservare è che le diagonali però sono ancora bilanciate. Questo ve lo anticipo perché di fatto noi abbiamo solamente spostato il baricentro, ma non abbiamo cambiato le rigidezze delle 4 sospensioni. A questo punto vediamo un altro caso, che è quello, e questo lo descriviamo in questo che abbiamo descritto nel riquadro verde, dove io scrivo che cominciamo ad osservare l'importanza di valutare i pesi sulle diagonali. Sostanzialmente sto un po' ripercorrendo in maniera molto più semplificata quello che Bocciolini ci ha detto nella sua presentazione per casi abbastanza più complessi, e ci ha fatto capire l'importanza della diagonale. Noi qui però abbiamo il vantaggio che abbiamo modellato una situazione nella quale non c'è né sghembo di telaio, sghembo di carrello, né uno sghembo del piano di appoggio. Quindi abbiamo ipotizzato che queste variazioni avvengono solo o per spostamento del baricentro rispetto all'incrocio delle diagonali, o una variazione della rigidezza. A questo punto introduciamo appunto una rigidezza, questa volta su un lato del carrello, e abbiamo per esempio in questo caso dove abbiamo che su questo lato la rigidezza è un po' diminuita.
carico è ritornato al centro, all'incrocio delle diagonali, e abbiamo che anche qui lo sbilanciamento delle diagonali è nullo, ma in più, avendo fatto un po' di semplificazione, la forza sulle quattro ruote non risente della leggera inclinazione che il carrello riceve nel momento in cui ho delle sospensioni un po' meno rigide da un lato. Quello che mi fa piacere adesso mostrarvi è il caso in cui le rigidezze sono differenti lungo la diagonale. Cioè abbiamo questo caso qui, cioè la rigidezza è diversa sulle due sospensioni appartenenti a una delle diagonali. Che cos'è che avviene in questo caso? Lasciando ancora l'eccentricità nulla, abbiamo che le forze presentano per ciascuna sala uno sbilanciamento destra-sinistra, ma abbiamo che è più per la sala 1, per questa prima sala, lo sbilanciamento è da un lato, su quest'altra sala lo sbilanciamento è dal lato opposto, tale che noi abbiamo che le forze calcolate su F con 1 più F con 4 sono da un po' più delle 10 tonnellate, 10,32, mentre su F2 e F3 abbiamo un po' di meno. Questo significa che abbiamo propriamente uno sbilanciamento delle diagonali. Ma questo, se adesso andiamo a confrontare in questo grafico a barre quello che accade, e dove ci andiamo a confrontare la situazione di partenza, dove in viola abbiamo il carico espresso in tonnellate e in verde abbiamo l'accorciamento, noi abbiamo che questa volta la distanza fra il caso A e il caso B in che cosa si manifesta? Si manifesta che il carico sulla diagonale ruota 1, ruota 4 è un po' maggiore rispetto a ruota 2 e ruota 3, appunto perché c'è questo sbilanciamento delle diagonali. Ma il fatto simpatico è che l'accorciamento delle sospensioni è al contrario rimasto perfettamente uguale sulle quattro sospensioni. Che cosa significa questo? Significa che io, se andassi semplicemente a misurare la geometria del carrello, non mi posso accorgere di quello che accade se c'è uno sbilanciamento delle diagonali dovuto ad un degrado delle sospensioni. Perché fin quando c'è un degrado una causa che è dovuta alla geometria o del piano di appoggio o del telaio, con qualche misurazione di tipo geometrico posso capire qualche cosa. Ma se invece ho uno sbilanciamento sulle diagonali dovuto alle rigidezze che sono cambiate, ahimè, là non posso ricavare granché dalla misura geometrica, ma posso ricavare qualche cosa solo dalla misura della forza peso scaricata da ciascuna ruota sulla rotaia. Tant'è che adesso, se ritorniamo ai moduli che abbiamo visto prima e andiamo a vedere quello che abbiamo raccontato nell'incontro di Pietrarsa, possiamo sintetizzare questa un po' conclusione, una delle conclusioni che abbiamo raccontato durante il convegno di Pietrarsa, nel quale raccontiamo che se noi misuriamo la forza peso sulle quattro ruote e queste quattro ruote presentano una forza peso che non è uguale, abbiamo due casi. Il caso in cui lo sbilanciamento delle diagonali è nullo. Questo ci fa stare un po' più tranquilli perché probabilmente le rigidezze sono uguali ed è solo presente un'eccentricità.
Nel caso invece che lo sbilanciamento delle diagonali è diverso da 0, noi abbiamo il caso in cui le rigidezze non sono uguali e quindi dobbiamo andare a capire se c'è stato un degrado delle sospensioni un po' più veloce di quello che mi aspettavo. Ma il fatto interessante è che se c'è lo sbilanciamento delle diagonali, noi abbiamo che la distribuzione delle forze non è uguale ed è solamente prevalentemente su una delle due diagonali e si ha il caso che in maniera semplificata, giusto per capirci, io richiamo, che è perfettamente identico a quello che accade quando noi andiamo in un ristorante e ci ritroviamo un tavolino con una delle gambe un po' più corte. Abbiamo che inizialmente noi guardiamo il tavolo e quello è perfettamente orizzontale al pavimento, ma quando ci andiamo a sedere e poggiamo un gomito sul tavolo, questo tavolo comincia a traballare. Il fatto che comincia a traballare, e qui provo un po' a chiudere il cerchio anche con quello che ci ha fatto vedere Salvatore Strano, determina una situazione un po' di questo tipo qua, che a seconda di disturbi esterni durante il moto del carrello, io posso avere, a causa di questo equilibrio instabile, perché la forza peso grava prevalentemente su una delle due diagonali, ho che il carrello non è stabile e durante il moto, a causa di una forza esterna, può oscillare secondo un andamento di questo tipo. Io sono stato particolarmente veloce in questa presentazione e me ne scuso, ma mi rendo conto che è tardi e vi ringrazio di avermi ascoltato fino adesso. Vi lascio con questa immagine del carrello che oscilla e vi invito, se volete approfondire, ad andare sul Bookie Playground, dove collegarvi sul Bookie Playground e giocare un po' a utilizzare il modello semplificato, un po' come ho fatto io in questa brevissima presentazione. Vi ringrazio e mi fermo qui. Grazie Giovanni. Modestino, siamo arrivati ai saluti. Verifichiamo se ci sono delle domande. Sei stato brevissimo, mi sembra che abbiamo recuperato diciamo, quel po' di sforamento iniziale, però credo che gli argomenti meritano tutta l'attenzione e da quello che abbiamo visto anche i colleghi che ci hanno seguito, molti si sono appunto trattenuti fino alla fine, il che non è poco visto gli argomenti che sono stati particolarmente tecnici ed interessanti. L'ultima presentazione di Giovanni ha sintetizzato nella maniera diciamo in una maniera più semplice quelle che sono stati approfondimenti abbastanza complessi che soprattutto il professore Strano, ma anche il collega Bocciolini ci avevano indicato in precedenza, in particolare l'azione, come stavi ricordando Giovanni, poi degli aspetti dinamici dell'azione che si hanno a causa dello sbilanciamento sulle diagonali. Allora, io a questo punto saluterei tutti, ringrazio di nuovo tutti ovviamente i relatori, ma soprattutto i colleghi che ci hanno seguito fino a quest'ora e invito chi non l'avesse già fatto di nuovo a iscriversi al CIFI e a seguirci per le prossime iniziative che io credo saranno altrettanto interessanti. Grazie a tutti e grazie ai relatori. Però mi sembra di aver visto una manina. No, sono, ecco, grazie sono applausi. Giovanni, sono i like, gli applausi. Sono cuoricini come quelli della canzone, quindi tanti applausi. Sono gli amici, sono le persone che ci vogliono bene. Vabbè, sono tutti i dipendenti di Giovanni Mannara. No, non ne ho sicuramente tanti. Va bene. Signori, grazie a tutti. Una buona serata. A presto. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie.